Sì. E allora, mentre cominciamo a accomodarci, diamo inizio, io come chair di questo congresso do inizio ai lavori, e quindi cominciamo con i saluti istituzionali e poi appunto faremo degli interventi più specifici anche dal punto di vista proprio organizzativo. Quindi seguiamo la scaletta, penso che il professor Massimilla ci porti il saluto anche del rettore. Sono molto lieto di portare il saluto dell'Ateneo e del rettore magnifico a questo 19° convegno della Società Italiana di Pedagogia Medica. Sono molto contento che si svolga qui a Napoli, in questa bella sede. Peraltro c'è anche una condizione meteorologica favorevole, che è sempre, diciamo, di buon auspicio in questi casi. Porto naturalmente anche i saluti del Dipartimento di Studi Umanistici, che mi onoro di dirigere, in un'occasione secondo me molto importante, che anche per la nostra comunità federiciana, un'occasione preziosa di dialogo tra i cultori di studi umanistici, di scienze dell'uomo e gli amici della scuola di medicina. Sono convinto che sia questo un terreno estremamente sempre fecondo di dialogo, forse non praticato quanto dovremmo. Il tema oggetto dell'incontro ben si presta, diciamo, da questo punto di vista, perché davvero questi aspetti su cui, diciamo, con una ricchezza di interventi e di lavori che, insomma, emerge rapidamente, anche dando una rapida scorsa al programma, questi aspetti su cui, diciamo, questo incontro, questo convegno vuole porre l'evidenza, sono davvero qualche cosa che si colloca al confine, diciamo così, no? Tra le nostre discipline, ma dico di più, probabilmente una rinnovata attenzione, diciamo così, a degli aspetti che potremmo, direi, diciamo, nel senso più ampio della parola, di definire anamnestici. Davvero è qualche cosa che ci fa scoprire come l'incontro tra studi umanistici e studi medici sia in fondo all'origine dei nostri percorsi. Cioè, molte volte in questi casi si sperimenta il senso etimologico della parola rivoluzione, che è un ritorno, diciamo, all'origine, diciamo, dove le nostre discipline erano molto più legate, molto meno, diciamo, separate magari di quanto poi col tempo si è andato a verificare. Quindi scoprire che una enfatizzazione di un elogio della lentezza, diciamo così, no? Come in fondo sta al fondo anche di un incontro di questo genere, è veramente un terreno fecondo di dialogo. Io sono convinto che saranno giornate importanti e auguro a tutti i convenuti buon lavoro. La scaletta degli interventi. Sì, so io. Buongiorno a tutti.
ho il grande privilegio di portarvi il saluto della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II di Napoli. E mi vorrei riallacciare proprio alle parole del mio amico Edoardo Massimilla. Io credo che la collaborazione tra il Dipartimento di Studi Umanistici e la Scuola di Medicina e Chirurgia debba essere assolutamente implementata. Noi oggi facciamo tante cose che riguardano aspetti bioetici, aspetti filosofici, aspetti narrativi legati alla medicina narrativa. Tutto questo rientra nell'ambito anche della umanizzazione delle cure mediche, ma fondamentalmente dell'umanizzazione del rapporto tra medico e paziente e della consapevolezza di quelli che sono gli aspetti legati a aspetti filosofici, aspetti morali della nostra attività. E quindi grazie Edoardo, grazie della collaborazione tra il suo dipartimento e la nostra scuola, che credo sia assolutamente fondamentale per la formazione di tante generazioni di futuri medici o di futuri professionisti nell'ambito della professione della sanità. E volevo complimentarmi con Maura Striano. Mi volevo complimentare con Maura perché l'idea di coinvolgere in queste attività la scuola di medicina credo che sia assolutamente vincente. Brava Maura, che ha avuto la capacità di poter organizzare il congresso di una società così prestigiosa a Napoli e nella nostra struttura. E grazie a Maura per aver voluto ieri realizzare presso la nostra struttura un corso, chiamiamolo pre-congressuale, invitando il professore Kumagai a tenere un seminario, una lezione, un corso, ma sicuramente una manifestazione che ha avuto un successo incredibile. Io non mi aspettavo di avere tante persone che potessero essere presenti ieri pomeriggio, nella giornata di ieri, presso la scuola di medicina e chirurgia a sentire il professore Kumagai. E allora, nel ringraziare ancora Maura Striano, volevo pregarla di invitare il professore Kumagai a ricevere da parte della scuola di medicina e chirurgia una medaglia ricordo della nostra struttura, proprio per ringraziarlo di questa bellissima giornata che ieri ci ha regalato. Professore Kumagai, please. Io voglio di nuovo ringraziare Maura Striano per questa collaborazione, devo dire il tandem tra l'ufficio formazione dell'azienda con la dottoressa Continisio, che è membro del consiglio direttivo di questa società, e la società di pedagogia medica ha funzionato benissimo. Ieri ne abbiamo avuto una dimostrazione molto evidente, come diceva il presidente Califano. L'azienda è impegnata fortemente nella formazione, esiste il concetto di formazione permanente. Io sono molto curioso di discutere o di sentire i discorsi sui tempi, tentando di mettermi nei panni del direttore Vigiani. I direttori hanno l'ossessione dei tempi, nel senso della velocità, invece noi abbiamo necessità adesso di prenderci un poco di tempo per pensare, per riflettere. Questo è vero a livello sia di metodologia clinica e di organizzazione del lavoro, sia a livello del singolo paziente. Credo che sia questo il tema centrale che dobbiamo discutere. Questo tema ha poi importanti parti applicative che pure vanno discusse con i regolatori, e quindi sono sicuro che dopo l'inizio di ieri, che è stato uno straordinario successo e che ha stimolato molto specializzandi, studenti, nelle fasi iniziali del loro percorso, quindi nelle fasi di imprinting della loro formazione, sono molto curioso di vedere come continueremo a discutere nei prossimi giorni il tempo per le cure. Quindi di nuovo grazie a Striano, e sono contento di questa collaborazione che continuerà negli anni futuri, ne abbiamo tutti molto bisogno. Grazie.
Io vi porto anche a nome del professor Bacchini, che in questo momento non può esserci, il saluto del dottorato di ricerca in Mind, Gender and Language, che è uno appunto degli sponsor di questo evento. Il nostro dottorato è un dottorato interdisciplinare, intersettoriale, penso che sia uno dei pochi dottorati a livello nazionale e anche internazionale che intrecciano questi tre temi di ricerca, e sono anche molto contenta perché alcuni dei nostri dottori e dottorati di ricerca hanno presentato dei poster e delle comunicazioni all'interno di questo congresso, e quindi diciamo sono parte attiva anche proprio della compagine scientifica. Quindi mi fa molto piacere poter continuare una collaborazione con la Società Italiana di Pedagogia Medica e il nostro dottorato, perché penso che sia veramente produttiva e stimolante, e ringrazio il Presidente, l'ex Presidente per questa collaborazione che ormai dura da tanti anni, e il futuro Presidente per la collaborazione futura. Grazie. E ora do la parola al professor Valerio, che rappresenta un altro dei nostri grandi sponsor del Centro Sinapsi. Grazie Maura, benvenuti. Sono davvero felice di essere qui oggi, anche se in realtà quando mi sono seduto mi sono chiesto ma cosa posso dire come Sinapsi? Beh, il Centro Sinapsi è un centro che ha tra i due obiettivi quello di sostenere gli studenti che hanno problematiche nel corso dei loro studi, e soprattutto quegli studenti che hanno problematiche per l'interferenza di fattori emozionali su fattori emotivi. E credo che gli studenti di medicina hanno, come ci dà la nostra esperienza il centro di counseling, molte di queste problematiche. Perché? E mi sono ricordato un episodio. L'episodio era avvenuto molti anni fa. Andavamo a Bologna a un convegno sul counseling per studenti universitari con il mio maestro Gustavo Iacono, che tornava dal funerale di un amico suicida. Era molto malato, dopo 3-4 mesi anche morto Gustavo, e mi disse: Paolo, che stizza dover morire. E io disse: Gustavo, ma non pensare a queste cose, che ci pensi? Mi hanno ancora i brividi di ricordare questo. Andammo al convegno e lui fece un intervento con delle parole che mi sono rimaste stampate in mente, hanno poi indirizzato tutta la mia attività didattica di docente di psicologia clinica e medicina, impegnato nel sostenere gli studenti rispetto all'acquisizione di capacità, di abilità relazionali. Le frasi di Gustavo erano queste. Disse: penso al malato di cancro terminale che guarda con compassione il medico che gli parla di flebo, gli parla di terapie, ma che non parla di quello di cui forse il paziente in quel momento avrebbe bisogno di parlare, cioè dell'angoscia di morte. E disse anche: ma come può il medico parlare dell'angoscia di morte se molto spesso sceglie questa professione per sfuggire alla sua angoscia di morte? Credo che questo è uno degli aspetti fondamentali su cui noi tutti i docenti di una facoltà di medicina dobbiamo impegnarci. Come sostenere tutte quelle abilità che hanno a che vedere con l'incontro, con la giusta relazione. Nell'ultimo corso fatto, gli studenti mi chiedevano qual è la giusta distanza nel rapporto medico-paziente, ed è molto complesso. Io, esperto di comunicazione, esperto di relazioni, quando il mio amico e maestro mi disse: che stizza dover morire, sapendo che lui aveva una grave malattia, dissi: no, non ci pensare. Cioè, vuol dire quanto il non pensare spesso per il medico e per tutti noi è un rifugio quando si entra in contatto con aree così bollenti, dolorose, che lasciano ferite molto molto forti. Ricordo, dopo questa esperienza io ho cambiato tutta la mia attività didattica, ho quasi mai fatto lezioni ex cattedra, ma sempre cercando piccoli gruppi in cui poter offrire agli studenti uno spazio per pensare. E ricordo sempre un gruppo di studenti del primo anno di specializzazione in pediatria che portavano le loro esperienze cliniche, e il protocollo portato quel giorno dell'osservazione eravamo in una sala, nella sala della terapia intensiva neonatale,
una signora dà alla luce un feto morto, il feto viene buttato nel cestino dei feti, ma il tutor dice, nel momento in cui quel feto piange e lo prende in braccio, dice: ragazzi, ora le linee guida dicono che si deve fare un po' di riabilitazione respiratoria, fatela, ma non troppo, perché chissà che danni cerebrali ha ricevuto. Eravamo tutti in lacrime. Cioè, come dire, in quel momento gli studenti si confrontavano con un dilemma con cui il medico spesso si confronta: fino a che punto andare nelle cure, quando fermarle, quando è etico e giusto farlo, e loro non avevano nessuno spazio per decidere, era immediato. E ricordo che dissi loro: ragazzi, mi sembra che noi siamo, anni fa, questo era Baghdad, dove i nostri soldati vanno a portare pace, benessere, ma sono i terroristi, per cui o tu li spari o sei sparato. Come si fa a fare il vigile urbano a Napoli se ha avuto questa esperienza così traumatica a Baghdad? Come fai a risolvere le piccole questioni del traffico? E quindi come fai a fare il pediatra di base che deve affrontare tutte le tematiche che in qualche modo la mamma ti porta, anche banali, quando hai vissuto sulle tue spalle e sulla tua pelle questa esperienza, che ti ha costretto ad adottare quei meccanismi di difesa, coping device, chiamiamolo come vogliamo, che consentono al medico di entrare in quella giusta distanza, per non piangere ogni qualvolta entra in contatto col dolore, ma anche non perdere in qualche modo quella sensibilità che ieri abbiamo visto quanto è importante che il medico contenga e acquisisca. Questa è la vera sfida, per questo è importante, come diceva il professor Massimilla, un approccio interdisciplinare alla formazione del medico, dove i medici offrono tutte quelle competenze tecnico-professionali indispensabili a renderli degli ottimi professionisti, ma alla pari e parallelamente indispensabile portare avanti una formazione alla relazione, a essere disposti a mettersi in gioco, a riuscire a acquisire quelle capacità empatiche che non si leggono sui libri, non nessuna lezione ex cattedra può darti, ma solo apprendere dall'esperienza. E io, attraverso l'esperienza con il mio maestro, ho appreso che puoi essere anche il più grande esperto, ma quando entri in contatto con l'angoscia di morte metti in atto difese che noi chiamiamo negazione, rimozione. E quindi come sostenere la formazione degli studenti? Penso che questa sia una delle sfide che questo convegno si pone. Ed è importante essere onorato a Maura che ha riaperto il porto da Napoli, la pedagogia medica. Qui c'è un amico, Massimo Casacchia, che penso che negli anni 70 con lui abbiamo fatto delle esperienze promosse da Nino Salvatore, quando la tabella 18 introdusse la medicina, la psicologia negli studi medici, di pedagogia medica. Era Dmitry Klein che all'epoca offriva, dove piccoli gruppi di medici, chirurghi, anatomopatologi riflettevano insieme su come costruire dei corsi che offrissero agli studenti, da una parte, le nozioni indispensabili a essere un ottimo medico, ma anche dall'altra offrissero l'opportunità di poter riflettere questa esperienza e mantenere empatia. Oxford ha 8 docenti di communication skills e 12 attori che lavorano per poter insegnare agli studenti in che modo acquisire competenze nella relazione medico-paziente. E che io spero che una delle sfide che questo convegno accetterà anche di poter riflettere come modificare in parte anche la formazione dello studente, e non solo dello studente ma anche del medico, perché si parla di long life learning, cioè una formazione che consenta di togliersi talvolta quei guanti che sono indispensabili per prendere e toccare un corpo così bollente di una persona che muore, perché ci si scotta quando il dolore è troppo forte, e mantenere quella giusta distanza che consenta poi ai medici a non fare quello che feci io con il mio maestro: Gustavo, non ci pensare, dopo 2 mesi morì, e poi mi dette questa lezione nella conferenza: come si fa a essere e parlare dell'angoscia di morte se tu hai scelto questo che succede l'angoscia di morte. Quindi grazie Maura, grazie a tutti, e spero che questo sia per tutti noi proficui. Fabrizio Consorti, che ci porta i saluti della Società.
preparato discorsi particolari, ma questa sarebbe l'occasione di un discorso particolare, perché la prima comunicazione è che in questo momento vi parla il past president della SIPEM, perché dopo 6 anni di appassionato servizio alla società, ieri pomeriggio il consiglio direttivo ha eletto il dottor Giuseppe Parisi come nuovo presidente della SIPEM di Napoli. Io chiederei a Pino 2 parole di saluto. Sì, buongiorno a tutti. Per me è sicuramente un onore condurre questa società e anche un po' di emozione, perché è comunque una società che io ho seguito da tanti anni e ritengo comunque una società in Italia che ha cercato di diffondere una cultura della formazione della medical education in tutte le aree, no? Cercando in tutte le aree di essere presente e quindi questo sicuramente è un onore. Cosa auspico? Auspico di continuare sulla scia che ha indicato Fabrizio e continuare insieme in un lavoro multidisciplinare, perché la SIPEM è una società multidisciplinare, e cercare di continuare con questo lavoro in tutte le aree, sia quelle dell'università, del prelaurea, sia nell'educazione continua. E a questo punto io non direi altro, questo è il mio auspicio, possiamo goderci questo convegno, vi auguro buon ascolto e buona partecipazione e arrivederci nei prossimi mesi. Grazie. Bene, allora, tolto il cappello da Presidente della SIPEM, calzo il cappello da Chairman della prossima sessione, che vedrà una delle 2 letture magistrali invitate e mi corre perciò l'obbligo, ma direi il piacere soprattutto, di presentarvi il professor Arno Kumagai. Arno è statunitense, ma attualmente vive e lavora, insegna a Toronto all'università, è un collega medico, è un endocrinologo, ma da molti anni svolge ricerca e direi anche e soprattutto approfondisce culturalmente i temi che ci sono più cari della formazione dei medici e di tutte le altre professioni sanitarie. In particolar modo ha molto approfondito il ruolo delle cosiddette medical humanities, che continuiamo a chiamare in questo modo perché in tanti abbiamo provato a tradurre medical humanities in italiano, ma umanità medica fa ridere i polli e poi non significa assolutamente niente, e potremmo discutere molto, almeno io discuterei molto anche questo concetto dell'umanizzazione della medicina, ma questo è un mio chiodo fisso. La medicina è già umana perché la fanno gli umani, quando la faranno i robot si chiamerà medicina robotica e sarà un'altra cosa. Per il momento siamo umani, possiamo piacervi, non piacervi, ma umani siamo. Homo sum, nihil umani mea, alieno in punto, chi vuole poi ve lo traduco se non si ricorda il latinorum. Lui ha molto approfondito questo aspetto e è nel board di riviste prestigiosissime, Academic Medicine, per citare solo la rivista più alto impact factor nel mondo della medical education. Ha scelto di trattare per noi un tema molto intrigante e molto slow, direi, dato il titolo del congresso, il metodo del dialogo come strumento di formazione. È evidente che un dialogo deve avere il rispetto dei tempi, altrimenti diventa un monologo, diventa sopraffazione. Quindi io inviterei senz'altro il professor Kumagai a prendere il posto sul podio
Ovviamente parla in inglese e non sa l'italiano, ma abbiamo la professoressa Striano che non fa la traduzione simultanea, ma di tanto in tanto vi dà un riassuntino in italiano di quello che Kumagai ha detto. Peraltro parla un ottimo inglese, senza accento, parla lentamente e quasi tutto quello che dice stanno scritto sulle slide, per cui diciamo che non dovremmo avere difficoltà tutti quanti a godersi quanto ci dirà. Please. Grazie. Buongiorno a tutti. I'm sorry I don't speak Italian. So Professor Striano, as Professor Consorti had explained, will summarize my talk. So I would like to thank Professor Striano and the members of the organizing committee for inviting me today. This is a great honor for me. I have not been able to understand how I can make money off of what I do, so I have no interests, no conflicts of interest at this time. For me, the number one question in medical education is what kind of doctors are we trying to produce, are we trying to create? I would propose that we are trying to create doctors who practice with excellence, compassion, and justice. Those three are the foundations of the practice of medicine, in my view. So to reframe medical education and practice, at its very core, medicine is a profoundly humanistic, social, and ethical practice. And in essence, medical education is moral education. Professor Striano. Il professor Kumagai vuole evidenziare è a partire da una domanda iniziale: che tipo di medici vogliamo formare? Quindi quali sono le caratteristiche della professione medica? Secondo il professor Kumagai le caratteristiche della professione medica sono queste: eccellenza, compassione e giustizia. Per questo motivo la medicina, cioè la formazione del medico, deve essere profondamente umanistica e in essenza, secondo lui, la sua tesi, la sua ipotesi è che la formazione medica sia una formazione morale. So the goals of the talk today are to consider medical education as moral education, to explore the meanings of care from a variety of different perspectives: philosophical, ethical, and humanistic. And finally, to explore the role of dialogue and reflection in ways in which humanistic care can be learned and taught. So dialogue and reflection are key. And fourth, to understand how to slow things down in order to reflect on the human dimensions of medicine. There are challenges to medical care. How to deliver medical care in a humanistic fashion. First, the development of science. Science is developing so rapidly, we struggle to keep up ethically and humanistically. On the other hand, the rapid developments of science, such as gene technology, like CRISPR, and other things, threaten to overwhelm us and threaten to victimize us as we try to control them. Complexity is another issue in medicine. It becomes increasingly difficult to deliver the proper care to our patients. There's also this notion of clinical productivity, where we are constantly trying to get out as many patients as possible. It becomes like an assembly line for cars. And finally, there is time. Time is too short. We have too many patients to see. We have too many things to do to be able to stop and reflect.
Allora, ci sono delle sfide per la professione medica. Una sfida è data dall'avanzamento delle tecnologie che potrebbero portare il rischio di una deumanizzazione delle cure. L'altra sfida è la complessità, quindi noi ci troviamo all'interno di un contesto estremamente complesso e dobbiamo gestire più istanze. Un'altra sfida che sia legata, diciamo, ai modelli formativi e anche, diciamo, al contesto operativo è la sfida di un modello tipo catena di montaggio, per cui in realtà il medico deve essere in grado di trattare molto velocemente sempre più pazienti, e anche la formazione medica è una formazione che è molto orientata verso l'acquisizione di alcune competenze. Il tempo è una delle grandi sfide della professione medica, perché appunto costantemente si lotta, no? Contro il tempo, con tanti impegni e la necessità di diciamo, confrontarsi con i problemi di più pazienti e con le istanze anche delle istituzioni. Per questo motivo ci sono dei costi per la professione medica. So there are costs to healthcare professionals: stress, substance abuse, depression, divorce, burnout, and suicide. These are all problems that we face in trying to take care of our patients. So how do we travel a better path? What's the clear road that we can take? I would argue that part of medical education is to develop ways of rehumanizing medicine, and the clinical expression of this is person-centered care. Maura, would you like to? Yes. Sì, il costo per quanto riguarda la professione medica è sicuramente lo stress legato al lavoro, l'abuso anche di sostanze, anche come la cocaina, ad esempio, cioè sostanze che in realtà ci tengono su, no? La depressione, il divorzio, il burnout e a volte anche il suicidio. E quindi rispetto anche a queste sfide ci si chiede quale potrebbe essere una strada alternativa per poter formare il medico. La sua ipotesi è che si debba andare verso una reumanizzazione della medicina. E quindi la sua ipotesi è che bisogna immaginare la medicina come una cura centrata sulla persona. Lui usa il termine persona come termine centrale e ha una valenza anche filosofica. So terminology. There are a lot of different ways of describing what I'm talking about. There's patient-centered care. In the United States, there's patient and family-centered care. There's person-centered care. Psychiatrists like to use the term relationship-centered care. It has to do with the relationship between a psychiatrist and the patient or the care or the service user. I prefer patient or person-centered care because the emphasis is on the whole person. People are only patients when they are in our clinics or in our hospitals. Most of the time they are people outside with relationships, jobs, activities. Allora, ci sono varie... la prima cosa da fare è lavorare sulla terminologia, perché le parole sono importanti, sono le parole che costruiscono i mondi, no? E quindi ci sono vari termini ora nel dibattito contemporaneo. La cura centrata sul paziente, che è un termine che si usa molto, una terminologia che si usa molto in ambito anglosassone, la cura centrata sulla persona, che è ciò che lui preferisce, e invece la cura centrata sulla relazione, che è un termine molto usato in ambito psichiatrico, e lui vuole sottolineare il fatto che in realtà al di là del paziente ci sono persone che al di là dell'ospedale, al di là della loro condizione contingente, hanno una vita, hanno delle relazioni, hanno una famiglia, hanno una storia, e sono questi elementi che bisogna riprendere in considerazione quando si lavora sulla formazione del medico. So the question is, what does it mean, if we talk about person-centered care, what does it mean to center one's care on the person? So this involves questions of the self and other.
Who am I? Who is this person in front of me who needs my help? For this area, I've been deeply influenced by the philosophy of Emmanuel Levinas. Levinas was a French philosopher who was a contemporary of Jean-Paul Sartre. And Levinas was very interesting. His family came from Lithuania. He was Jewish. And they settled in France, where he was educated. Levinas in the 1930s went on to study, late 1920s, went to Freiburg to study philosophy under the great philosopher Edmund Husserl. And there he met a young philosopher who had just published a major work, Martin Heidegger. And Martin Heidegger had published Being in Time, Sinn und Zeit, which was a major development in Western philosophy. So Levinas became very interested in Heidegger's work and studied him very, very closely. And they were very close until Heidegger became a Nazi in the late 1920s, early 1930s, and Levinas broke away. Levinas returned to France. He fought in the French army for 1 month, which is how long the French army fought. And then he was captured and spent the rest of the war in the POW camp. There he wrote his work. But he was lucky because the rest of his family was essentially wiped out during the Holocaust. So Levinas's philosophy in general is a philosophy that is a response to Heidegger's cold rationality in studying being. Allora, la sua attenzione dal punto di vista filosofico e fondativa riguarda appunto la riconcettualizzazione dei termini che noi dobbiamo usare. In particolare lui fa riferimento all'opera di Levinas, perché Levinas ha ripensato alcune categorie heideggeriane in altri termini. In particolare lui di Levinas prende la riflessione sulla relazione tra il sé e l'altro. So, Levinas believes that the foundation of being human is not the question of being, as Heidegger would say, but the foundation of being human is the relationship with the other person, and this relationship is deeply ethical. He also says the other person represents him or herself in uniqueness. They are a mystery, and one can never fully know who that other person is. Levinas talks about the epiphany of the face, or the call, the insistent ethical demand of the other person on me, and how I must answer that call to help. This is summarizing a very complicated philosophy, but one point that Levinas really brings forth is, for no other reason other than being another human being, you give yourself completely and humbly to the service of the other. Allora, quali sono le categorie centrali del pensiero di Levinas? Allora, al contrario di quello che sosteneva Heidegger, cioè che la fondazione degli esseri umani è legata all'esserci nel tempo, secondo Levinas invece la fondazione degli esseri umani è la relazione con l'altro, ciò che ci fa esseri umani è la relazione con l'altro. E questa relazione è una relazione intrinsecamente etica, per cui l'altra persona si presenta a noi nella sua unicità e nel suo mistero, cioè questa categoria del mistero è molto significativa. E quindi noi non possiamo mai conoscere del tutto l'altra persona, neanche la persona che ci è più vicina, che conosciamo da più tempo, può essere del tutto trasparente a noi, l'altro è sempre un mistero. E un altro aspetto molto interessante del pensiero di Levinas che ci è utile per riconcettualizzare proprio la relazione in medicina è l'epifania del volto, e che quindi ci pone una domanda etica insistente e che ci impone anche ci impone quasi un obbligo, no? L'obbligo di prenderci cura e l'obbligo di aiutare in qualche modo l'altra persona, di entrare in una relazione anche di aiuto con l'altra persona. So the ultimate goal, when looked at it from this perspective, the ultimate goal of person-centered care is to recognize that the other person is a mystery.
and to act on this awareness and the obligation one has to serve the other. The contrary is dehumanization. And dehumanization actually involves the hubris, the pride of the self. The sense that we see other people as objects and we assume that we understand them completely. Allora, quindi, sempre basandosi sull'evidence, per lo stesso motivo per cui noi siamo umani, in realtà, noi ci doniamo completamente e umilmente all'altro, fino al punto che possiamo anche dare la nostra vita in qualche modo per loro. E quindi l'obiettivo della formazione centrata sulla persona, della formazione medica centrata sulla persona, è un costante riconoscimento del mistero dell'altro, che ci impone, cioè che ci obbliga quindi ad agire sulla base di questa consapevolezza, e questo ci aiuta, questo posizionamento etico ci aiuta a sfuggire ai rischi della deumanizzazione in medicina, tra cui una delle prime fonti è l'orgoglio di sé, l'hubris di sé, cioè il sentirsi forti, efficaci, anche capaci di gestire la vita degli altri, no? Questa forza che ci dà l'idea, l'onnipotenza di avere la vita degli altri nelle nostre mani. So, how do we teach this approach? That is the fundamental question that I have as a medical educator. So teaching person-centered care, we do it in two ways. We understand the patient's perspective, we seek to understand it. And the second is we slow things down. E allora, quali sono i due principi che dovrebbero guidare la formazione medica? La prima cosa è guardare il paziente partendo dalla sua prospettiva, dal suo punto di vista, e la seconda cosa è appunto rallentare i processi, quindi slow things down. So, to look at the patient's perspective, there are two different ways of looking at what the patient suffers from. The affliction that the patient has. One is in terms of disease, which is the medical understanding of the process using theories of pathophysiology. So this is what we learn as physicians and as healthcare providers. We understand things from the disease angle. But patients, people who have the disease, think of it very differently. They think of it as illness. And illness is the subjective experience felt by the patient. So for example, I'm an endocrinologist. So for me, diabetes means chronic high blood sugars that are associated with long-term complications. But for somebody with diabetes, it's very different. It means a way of life. It means restrictions, it means demands, it means fears and constant threats. E allora, cosa significa comprendere la prospettiva del paziente? Bisogna lavorare tenendo sempre presente che in realtà in gioco all'interno della relazione ci sono sempre due modi di intendere la malattia. Una è il disease, cioè il modo di intendere la malattia da parte del medico. Lui come endocrinologo, ad esempio, considera il diabete facendo riferimento a quelle che sono le caratteristiche della patologia, ma invece il paziente vive la malattia come illness, cioè come modo di vita, come restrizioni, come paure, come tensioni, come scelte che bisogna fare continuamente ogni giorno, la vive nella sua quotidianità, e quindi è importante tenere sempre presente che all'interno della relazione ci sono due prospettive a confronto. So a program that I developed was interested in teaching medical students how to look at illness, not just disease, but illness, the experience that people have of chronic conditions. So I developed a program when I was at the University of Michigan, going from 2003 up to 2016, called the Family-Centered Experience. In this program we had first-year medical students,
go out to the community and work with families with chronic or serious illness. And they went for visits, home visits, 4 or 5 during the first 2 years, just to hear stories, the stories that people would tell of their illness and its care. Quindi lui, sulla base di questi principi, ha sviluppato, quando era ancora all'Università del Michigan, un progetto di formazione per i suoi studenti che si chiamava Family Centered Experience, cioè non a caso la parola centrale della formazione è esperienza, cioè esperienza del lavoro medico all'interno delle famiglie, per cui lui mandava gli studenti a visitare le famiglie di malati cronici per 4, 5, 6 volte e a raccogliere le storie di malattia che le famiglie portavano, per comprendere appunto il punto di vista dei pazienti all'interno del loro contesto, quindi all'interno del contesto familiare. So the basis of the family-centered experience were stories. Stories are the most important way human beings have of conveying a meaning of one person to another, the meaning of an experience. The stories that our favorite novels, our favorite plays, our favorite children's stories that our parents would read to us when we went to sleep at night. So stories become a part of who we are and how we see ourselves in the world. E quindi il centro di questo programma era un centro narrativo, erano le storie, perché le storie diventano parte di chi siamo e diventano anche poi una rappresentazione di quello che di come noi vediamo il mondo. So what we learn from stories goes deep within us, and it becomes a part of how we see the world. The power that stories have is what drives person-centered care, and they do this because they prompt reflection and dialogue. So, we talked about stories in the patient's perspective. That becomes so much a part of how we develop person-centered care. What about slowing things down? Right, that's the topic of this Congress today. So there's a need to slow things down. There was a paper that Delise Ware and some colleagues and I wrote, published in 2015, called Slow Medical Education. And in this paper we argue that even though we are very interested in efficiency, you could say the efficiency of medical education through competencies and competency-based medical education, we need to occasionally slow things down. E quindi il tema invece del tempo rallentato è oggetto di un articolo che lui ha pubblicato nel 2005 con Delise Ware, che si chiama Slow Medical Education. Non a caso il titolo di questo convegno è proprio questo, in cui lui si sofferma sulla necessità di introdurre anche nell'ambito della formazione del medico dei tempi molto più distesi e rilassati. So the idea of this paper actually came from Italy, right? The slow food movement. Everybody is so quick to eat. McDonald's, quick pizza, eating on the run. I mean, Americans eat this way, right? So we thought, why don't we be inspired by the slow food movement and talk about slow medical education? So there's a quotation at the very beginning of the paper by Gerard. It says, "Slow down and the landscape changes." E allora, tra l'altro il loro articolo e quindi la loro filosofia è stato ispirato al movimento slow food, e tra parentesi il cuoco che ci offrirà il pranzo oggi è un cuoco di slow food, il pranzo oggi è un pranzo slow food, perché? Perché negli Stati Uniti appunto è tutto molto veloce, c'è il McDonald's, cioè ci sono tutta una serie appunto di processi che velocizzano anche un momento così importante per la nostra salute, per il nostro benessere, per la nostra vita, che è quello del cibo. E quindi perché non ispirarsi al movimento slow food anche per promuovere appunto una visione slow della formazione del medico e anche della pratica medica? E quindi lui parte anche da questa citazione che gli piace molto: se rallentiamo le cose, le prospettive cambiano.
So slowing things down means to create space for reflection on who we are, who our patients are, the meaning of medicine. So several years ago, another colleague and I, Tharisha Naidu, wrote a paper called Reflection, Dialogue, and the Possibilities of Space. It was this idea that we always try to create space for reflection, but we were interested in knowing, what does that mean, space? Is it a physical location? Is it geographical? Is it time? What does that mean? So we explored this, and we came up with 3 characteristics. The first was that a space for reflection must be a space of safety, where people could talk without fear of retaliation or compromise. You want to? Sì, allora, quindi rallentare significa anche trovare degli spazi per poter riflettere. Ma quali devono essere le caratteristiche di questi spazi? Che cosa si intende per spazi? Uno spazio fisico, uno spazio mentale, uno spazio temporale? E quindi lui con i suoi colleghi si è soffermato appunto sull'analisi di questa categoria di spazio. Il primo elemento che loro vogliono evidenziare è che uno spazio per rallentare i processi deve essere uno spazio sicuro, in cui le persone possono parlare senza paura, senza ansia e raccontarsi e condividere idee. The second characteristic is a space apart, that you needed to step back from the daily demands, from the demands of daily life, and take a moment by itself to shut off the pagers, to turn off the cell phones, and to step back. I thought of this because of Japanese tea ceremony, so cha no yu. And in cha no yu, this is a classical tea house. Mm-hmm. The door of the tea house is very low, and you crawl in humility. When you sit there, you watch the tea master make tea, and you drink this bitter tea. While you're drinking, you see the sunlight come through the window. You hear the insects outside. You smell the tea, and you have a feeling of the moment. This is mindfulness. Un'altra caratteristica dello spazio è questo spazio è uno spazio in cui si deve avere la sensazione del tempo, cioè il sentimento del tempo, e lui usa come metafora di riferimento la cerimonia del tè in Giappone, che è una cerimonia che consente alle persone di entrare diciamo, in uno spazio dedicato proprio a questa cerimonia, e mentre si beve il tè si ascoltano i rumori della natura dall'esterno, si vede la luce del sole che entra dalla finestra, e quindi si avverte, cioè si ha la sensazione del momento, del qui ed ora. You sound better in Italian than I do in English. Okay. So the third characteristic is the idea of an awareness of change, liminality. Education is a space where people become different than they are. E l'altra caratteristica invece è che in questo spazio si abbia la possibilità di essere consapevoli della transizione della liminalità, cioè dell'essere sempre sul bordo, no? Quindi in transizione tra uno spazio e l'altro, tra una dimensione e l'altra. So ultimately, those 3 things, creating space apart, right? So safety, space apart, and this idea of transition, of time, change over time, become critical. But ultimately, what happens in this space is the most important of all, and that becomes this notion of dialogue. There's a difference between dialogue and other forms of communication. In dialogue, we bring our entire selves into the conversation.
E un altro elemento sul quale lui ci fa riflettere: cosa si fa all'interno di questi spazi, cioè questi spazi sicuri, questi spazi in cui questi spazi separati, questi spazi in cui si percepisce il cambiamento e la transizione. Ciò che dovrebbe accadere all'interno di questi spazi è il dialogo, che ha delle caratteristiche molto diverse dalla semplice conversazione. Quindi è una modalità di comunicazione molto diversa. So I'd like to talk about dialogue and how dialogue is so important in education. So several years ago, I began thinking about how there are different types of conversations that occur in medicine. There are discussions and there are dialogues as two ways, major ways of communicating, but what are the differences between these two? And this is what we wrote a paper on. So let me set the scene, the difference between a dialogue and a discussion. They can occur among the same group of people, even around the same patient, okay? But they are very different forms of communication. Let me give you an example. So an inpatient medical team, so a senior physician and people who are training, consider the differential diagnosis of jaundice, weight loss, and an abdominal mass in a 63-year-old woman. So if you can imagine this conversation, they talk about the probable diagnosis this woman has, right? They go through the history, the physical exam, the laboratory findings, and they say, here, this is the most probable diagnosis, here's the next, here's the next, here's the next. That's a discussion. What happens if eventually they find out that this woman has advanced pancreatic cancer, essentially a terminal diagnosis? They go into this woman's room and they tell this woman, they break the news to this woman that she has terminal cancer, and they watch the family interact. And then the same group of doctors goes back to the staff room where they have a conversation about what they have just seen, what they have just heard, what they have just said. Quindi la differenza tra dialogo e discussione può essere ben evidenziata da un esempio che lui ci fa. Ad esempio, una donna che ha tutta una serie di sintomi che il team dei medici prende in considerazione e attraverso la discussione di questi sintomi cerca di elaborare delle ipotesi rispetto a quella che potrebbe essere una possibile diagnosi, e questo è il frutto di una discussione. Ma se invece si entra poi in dialogo con la paziente e si mettono, cioè si raccolgono anche degli elementi della vita della paziente, allora sì, abbiamo il dialogo. Quindi lui mette poi in evidenza, ci farà poi vedere anche le due, diciamo, caratteristiche molto puntuali tra le due forme di comunicazione. So the difference between discussions and dialogues can be looked upon in these four areas. The approach in a discussion is chiefly cognitive, right? It's intellectual. The emphasis is on objectivity, and the authority is preserved. So someone who is very senior, who has a long white coat and lots of gray hair, is usually the person who wins the argument, right? And the goal of a discussion is a solution. The most probable diagnosis, the best treatment plan, okay, other diagnostic possibilities. Quindi le differenze tra il dialogo e la discussione sono esemplificate in questi step, più che step, in questi elementi. Sicuramente l'approccio per quanto riguarda la discussione è un approccio cognitivo. L'enfasi della discussione è sull'oggettività della realtà. L'autorità è preservata, per cui in realtà ci si aspetta che chi ne sa di più poi possa dire l'ultima parola alla fine di questa discussione. E l'obiettivo comunque della discussione è quella di trovare una soluzione, quindi una diagnosi oppure un piano terapeutico, un piano di trattamento. So, but a dialogue is very different, right? So think about this group that is now talking about breaking this news of this terrible diagnosis to their patient. So what's happening here, the approach is not just cognitive, but it's
emotional, it's affective, and it's experiential. If you are a young medical student who are witnessing something like this for the first time in your career, you will never forget it. Right? The emphasis is not on objectivity, but it's on relationships. It's relational. Okay, subjective, intersubjective interactions. Interestingly, authority is not preserved, but it may be shared or distributed or even reversed. So for instance, this young medical student who is seeing this for the first time, maybe her mother died 2 years before from metastatic breast cancer. So when she talks about hearing a diagnosis like this on the patient's end, she may speak with an authority that no one else in the room has, including the senior professor. Allora, invece il dialogo ha caratteristiche molto diverse, perché sicuramente combina degli elementi di tipo cognitivo, affettivo ed esperienziale, ed è molto focalizzato appunto sulle interazioni soggettive e intersoggettive, e l'autorità all'interno di questo contesto, il contesto dialogico, è condivisa e distribuita. E quindi l'obiettivo poi del dialogo in realtà è comprendere, cioè creare significati all'interno di un contesto, cercare di elaborare anche nuovi modi di interpretare la realtà attraverso nuove ipotesi, nuove possibilità. Lui fa l'esempio di un problema, cioè come faccio a comunicare questa diagnosi infausta a un paziente, e la persona che deve comunicare questa diagnosi infausta è un giovane medico che ha da poco perso la madre per un tumore, quindi in realtà ha una grande sensibilità anche rispetto a questo problema, e quindi come entra in relazione con la paziente, come le dice le cose e come elabora insieme alla paziente il significato di questa diagnosi. So the goal of a dialogue is very different than a discussion, right? A discussion is a solution, it's an answer. The goal of a dialogue is actually enhanced understanding, and it oftentimes leads to more questions and more possibilities. I like to say that the discussion ends with a period, and the dialogue often ends with a question mark. Quindi mentre la discussione finisce con un punto esclamativo o con un punto semplicemente, il dialogo finisce sempre con un punto interrogativo. Perché? Perché il dialogo apre nuove strade, nuove possibilità anche inesplorate, impreviste, e quindi ci consente di vedere le cose da più prospettive e da diversi punti di vista. So dialogue opens possibilities, right? It opens the world to new things. So dialogue and reflection become the soil upon which the transformation of perspective happens. So if we look at medical education as a journey, that is a journey towards a new self, all of this begins to make sense. E quindi noi dobbiamo considerare il dialogo e la riflessione come il terreno fertile sul quale noi possiamo gettare dei semi per poter formare il medico. Quindi la metafora della formazione è una metafora appunto ispirata alla natura, no? Se noi immaginiamo appunto il processo di formazione come un viaggio che ci porta verso la scoperta di un nuovo sé, di una nuova identità. So this is where time becomes actually very important, right? We are so interested in being efficient. But how do you be efficient when you're trying to develop oneself? So I would argue that actually all time is not the same. We always think about time, but we think about it chronologically. So Aristotle actually had different versions of time. One was chronos, right? Chronological time, the time that we tell by a clock. But the other one, which really interests me, is this notion of kairos. And kairos is a critical moment. So what kairos meant for Aristotle is that it is not a duration of time, but it is a moment in time that is appropriate for the occasion in which something important happens. So he defines this in the Nicomachean Ethics as pros con kairos. Okay?
It is what is appropriate for Keros. E quindi in questa prospettiva andiamo anche a considerare l'idea di tempo, cioè che è molto legata, diciamo, alla tensione tra l'efficienza, quindi noi siamo chiamati a diventare professionisti efficienti, però c'è anche un processo molto lento di costruzione del sé. E questo processo molto lento di costruzione del sé ha a che fare con un altro modo di intendere il tempo, quindi mentre il tempo a cui noi facciamo riferimento quando immaginiamo delle azioni efficienti è il tempo inteso come chronos, quindi un tempo lineare, il tempo a cui noi ci riferiamo quando pensiamo al processo di sviluppo del sé personale, che si collega poi al sé professionale, è quello che Aristotele definisce kairos, cioè il tempo legato a un momento specifico e peculiare all'interno del quale accade qualcosa di unico, di significativo, di importante, che determina poi un cambiamento. So this is il tempo giusto. This is the right time, il tempo giusto. It's perfect for this conference. This is the tempo che è il sottotitolo della nostra conferenza. So, to summarize, medical education is transition. And one of the most important parts of transition is dialogue. So Bakhtin, Mikhail Bakhtin, who is a writer, very interesting, he was a Soviet sociologist, but in order to prevent from being executed by Stalin, he turned to literature. So he wrote literary criticism, but it was actually sociology in literary criticism. Make a long story short, so Bakhtin says that in novels, there is a moment in which the main character meets a mentor. And the dialogue between the main character and the mentor defines what will happen to the main character. There are different ways of looking at this. One way is Dante, right? We go to the Inferno. Dante, during his wandering, he meets Virgil, the ghost of Virgil, and Virgil takes him through the rings of hell. But the dialogues that Dante and Virgil have inform Dante of, what is it called, the deritta via, right? The correct way. That's how Dante learns how to walk. E quindi lui dice che l'educazione del medico si svolge su una soglia, no? Perché è un processo dialogico sostanzialmente, sempre che si pone sempre appunto su questo limite, su questa soglia di un cambiamento trasformativo. Quindi è importante focalizzarsi appunto su questi momenti liminali, che sono i momenti attraverso i quali noi diventiamo professionisti. So in that sense, education becomes an ongoing dialogue on the threshold of transformative change, right? So this is the conversation that we have that opens new possibilities of the world. So how do you teach this? So one way is to teach these moments, these fleeting moments, il tempo giusto, these dialogical moments during clinical practice, between patients, when you're walking down the hallway between rooms, to seize the moment and to explore these moments of great change, right? Kairos. Allora, come facciamo a realizzare questo come progetto formativo in medicina? Sicuramente inserire dei momenti dialogici all'interno delle pratiche, quindi ad esempio le pratiche di visita dei pazienti o le pratiche in cui appunto si discute all'interno dei contesti formativi tra specializzandi, ad esempio, cioè introdurre sempre dei momenti dialogici all'interno delle pratiche. So the role of the faculty here, so the role of the professors, is to ask questions, to pose paradoxes, to tell stories that don't have an end. E quindi qual è il compito dei professori e dei docenti all'interno di questo contesto? Di fare domande, di fare sempre domande, di porre agli studenti
presenti delle situazioni paradossali, cioè di metterli a confronto con situazioni paradossali, di raccontare delle storie che non hanno una fine predefinita, predeterminata, ma che sono aperte a varie possibilità appunto di soluzione, e infine di ricordare alle persone che apprendono di essere se stesse. So what the faculty remind themselves and the learners of is mystery. The medicine is mystery. We don't know who these people are, we don't know how to treat them, and we gradually discover that as we work with them. So I'll finish with this concept, this idea by Heidegger, Martin Heidegger. Heidegger talks about this idea of the clearing, okay, like the clearing in a forest. And he says there are moments in which being become different than they are. What I would like to suggest is the clinical space in which we work is a sacred space where the doctors, the nurses, the physiotherapists, we enter into this space where we are working with someone who is suffering. It becomes a space that is terribly sacred. But it is an opening because it allows us to begin to realize who we are and who the patients are in their new identities. And for students, it allows them to grasp their new self, who are professional and who practice with excellence, compassion, and justice. So the opening or clearing, as Heidegger would say, in which being, that is Dasein, is fully realized in all of its mysteries and possibilities. See, for me, this is what's so great about education, is we deal with the idea of becoming. Vuole concludere con una metafora heideggeriana, quella della natura, della radura che noi vediamo, no? in fondo al bosco, e quindi la radura illuminata, che ci consente appunto di immaginare lo spazio all'interno del quale si realizza la formazione del medico come uno spazio sacro, lo spazio in cui noi ci possiamo avvicinare al mistero dell'umanità, lo spazio all'interno del quale noi possiamo capire chi siamo attraverso la relazione e il dialogo con i pazienti, e anche i pazienti possono capire meglio forse chi sono, e quindi è uno spazio in cui si realizza veramente la consapevolezza del mistero, no? dell'umanità, ed è uno spazio che è necessario sempre coltivare per poter formare un medico che risponda alle caratteristiche che lui aveva identificato prima, quindi delle caratteristiche etiche, delle caratteristiche legate appunto alla giustizia e alla consapevolezza appunto di quello che è l'essere umano in tutta la sua complessità. So I'd first of all like to acknowledge Professor Sliano, the Italian Medical Society, some of my colleagues Elise Ware and Thera Shinidu, the FM Hill Foundation that funds my research, and the University of Toronto. But I'd especially like to thank Dr. Sliano, who's done all of this work. Thank you. Ora abbiamo affidato a Alfredo Guarino il compito di regalarci una riflessione a caldo su quello che abbiamo sentito. Io sono ancora molto emozionato per le cose che ho detto e vi affido solo un mio pensiero prima di lasciare a Alfredo la parola. Il pensiero è il coraggio di farlo. Serve solo questo, il coraggio di farlo, senza la pressione dei programmi. Se li studiano sui libri, se no che li comperanno a fare? Usiamo il tempo, abbiamo il coraggio di usare il tempo per questo. Have the courage to use that for this. You see, that the issue is
connected to courage, so let's have the courage to do this. Yes, I completely agree. Grazie. Io conto sulla vostra comprensione, non è evidentemente facile discutere una relazione di questo livello, io sono molto in difficoltà, però devo dire che c'è una visione complessiva, che è una visione bellissima del fare medicina, è una visione altissima del fare medicina. Quando io ho ascoltato queste parole, pensavo ai casi che credo ogni medico abbia vissuto, ma quei 2 o 3 casi che uno ha vissuto, in cui si è chiesto chi era, cosa poteva fare. In alcune situazioni mediche questo succede un po' più spesso, in altre situazioni succede più raramente. È chiaro che in una situazione di altissima specializzazione, medicina molto complessa, io faccio pediatria in condizioni, o vedo bambini in condizioni abbastanza estreme, abbastanza diverse l'una dall'altra. Ci facciamo spesso queste domande: cosa possiamo realisticamente fare? Vediamo spesso bambini che sono in condizioni drammatiche, ma non sono soltanto le condizioni cliniche, c'è una famiglia che ci gira intorno. Spesso questa famiglia viene distrutta dalla malattia dei bambini. Una delle cose che io ho visto in medicina è che quando comunichiamo queste cose a una famiglia, la famiglia si rompe. Resta la madre e il padre scappano. Questo è quello che succede spesso. Questo ci riporta a quello che dice Kumagai quando dice il momento della comunicazione, il momento in cui il medico deve avere la sensibilità di andare da una famiglia e dire alla famiglia: c'è un problema. Io ricordo un caso drammatico che è stato scioccante per me, ne ho vissuti alcuni. Era un bambino molto piccolo trasferito dalla terapia intensiva neonatale nel mio reparto, nel reparto dove facciamo la nutrizione parenterale. Questo bambino per la prima volta stava con la madre, perché nelle terapie intensive la madre sta lì per un'ora ogni tanto. L'idea che la madre aveva avuto è che questo bambino sarebbe migliorato nel tempo. Questo succede spesso in neonatologia, i bambini possono migliorare. Arrivato da noi intorno ai 5-6 mesi, per sopravvivere, era in condizioni anche neurologiche molto brutte, sostanzialmente molto vicino a un vegetale. Io ricordo questa frase che ha scioccato me. La madre ha detto: professore, mi dovevano dire prima queste cose, perché io adesso sono crocifissa a questo. Per me è stato un pugno nello stomaco, è una situazione difficile. Voi capite bene che una volta che questa situazione è partita non è reversibile, c'è solo l'eutanasia attiva ed è una situazione molto difficile. Gli studenti di scuola specializzazione in pediatria hanno fatto un lavoro molto buono sulla medicina narrativa, ne abbiamo parlato ieri in facoltà, un racconto delle storie, e dalle storie emerge il concetto che Arno Kumagai ci ha detto. Per esempio, dalle storie emergeva un momento critico, si identifica col kairos. Il momento critico è quello in cui c'è stata la comunicazione della diagnosi. Per esempio, questo noi lo viviamo molto con bambini con l'AIDS. Le mamme dei bambini con l'AIDS non vogliono la comunicazione della diagnosi, non vogliono che noi diciamo al bambino, al ragazzo che ha questo problema, ed è comprensibile, perché voi capite bene che dirgli questo scatena la domanda terribile: perché ho questa malattia? E la risposta alla domanda terribile è terribile, perché la mamma ha questa malattia, ti ha infettato tua mamma. Pensa, ce n'è abbastanza. Quello che io mi chiedo, e forse può essere utile chiederlo al dottor Kumagai, è che queste cose sono
quasi inevitabili se uno si confronta con degli scenari complessi, duri come quelli che vi ho raccontato adesso. È molto più difficile, me lo chiedevo nel mio ruolo di docente di medicina, quando noi facciamo formazione e un giovane medico pensa a se stesso in uno studio medico di medicina delle cure primarie, di pediatria delle cure primarie. La pediatria delle cure primarie o la medicina delle cure primarie noi l'abbiamo vissuta anche da pazienti. Significa andare in un ambulatorio dove sono 40 persone in fila, 40 in un pomeriggio. Noi stiamo parlando di adesso arriva l'influenza. Studio dei miei colleghi pediatri di famiglia, si riempiono di bambini che hanno patologie banali, ma dietro cui ci può essere una malattia seria. Il bambino con la febbre può avere una meningite, non è molto probabile, ma la può avere. Vedere 40 bambini con la febbrina, certo, però lì dietro ci può essere la meningite. Abbiamo parlato di tempo. Immaginiamo uno studio con 40 bambini, un pomeriggio, che deve essere chiuso in un certo orario, non si può pensare di andare troppo avanti. Allora bisogna, credo, capire che forse il messaggio che io ricevo dal dottor Kumagai è che noi dobbiamo fare una slow medicine durante la formazione. È la fase di imprinting di un giovane medico, dove si deve forse trasmettere quella medicina nobile, quella medicina alta, la medicina del dubbio. Chiediti tra 40 bambini che hanno tutti raffreddore, febbre, eccetera, chiediti se c'è qualcosa di diverso, chiediti se c'è qualcosa di più e chiediti anche un'altra cosa. Ma se questo bambino peggiora, la mamma lo capisce? Questa è l'altra domanda. È in grado in qualche modo di assistere il bambino in maniera sicura? Allora forse è questo un punto critico, insegnare la medicina del dubbio, ma il medico deve capire come usare questa cosa. È difficile questa storia, perché è un bel dilemma. So you'll have to translate. Dr. Kumagai, I was telling that your talk has been wonderful. One question I'm addressing now is when a physician or a professor teaches medicine, as you are saying, it's possible, although very difficult, when you see complex diseases, extreme diseases, it's the classical university setting. Right. In contrast, what the physician is or should be prepared to do is something generally different, which is quantity, repetition. In primary care, for example, half of physicians we are creating will be doing primary care, more or less, maybe 30% or 50%. This is a repetitive work. Now it's winter time, so you know this is the flu. And there's lots of flu, obsession with time, so it's difficult. However, what I was saying that I need to have some comments from you is whether this vision of doctor is the foundation of a physician and then needs to be adapted, tailored to what he needs to do. Exactly. So I think that this is, for me, the vision of a doctor, regardless of whether it's complex or simple, regardless of whether it's exotic or repetitive, that this is what a doctor does, is she or he engages with that person in front of them. The way I teach is by asking questions. But it's different. One thing I didn't point out was this is different than the Socratic dialogue, right? Socratic dialogue is where the professor knows an answer, but asks questions of the students to guide them towards the answer. This is very different, because in this case, the professor and the students don't know the direction they're going. It's unknown. It's a clearing.
right? It's a mystery. So I think that's part of it. I think it's, in other words, it's the questions that we ask our students to prompt this reflection that becomes so important. And it doesn't take a lot of time. It can, for instance, if you are sending your student home for the evening, arrivederci, okay, we'll see you tomorrow, right? Oh my. But they say, well, let me ask you one question that I want you to think about. Okay, we'll talk about heart failure, but I want to ask you, with this person, who is that person when they're not a patient? And what does that mean? What's going on now? What does it mean to their lives? Lui ha detto che è molto interessante appunto questa puntualizzazione, ma in realtà quello che bisogna mettere a fuoco è quello che dovrebbe essere il medico indipendente sia in situazioni complesse che in situazioni rutinarie, e quindi bisogna sviluppare un'attitudine, cioè un modo di stare all'interno dei contesti, e questa attitudine può essere sviluppata attraverso il modo di insegnare, che è un modo fatto di domande e costruito all'interno di un tessuto dialogico, che non è il dialogo socratico, perché il dialogo socratico in realtà è un dialogo in cui il maestro già ha la risposta e vuole portare l'interlocutore verso la sua risposta, ma invece è un dialogo che mira sempre a evidenziare la complessità delle situazioni e la possibilità che ci siano degli sviluppi inaspettati all'interno di una situazione, di un contesto, per cui lui pone sempre delle domande durante le attività formative e chiude le attività formative non con un saluto, ci vediamo domani, ma invece con una domanda: chi è il tuo paziente, cioè che tipo di persona è il tuo paziente? Chi è il tuo paziente quando non è in ospedale? Cerca di pensare a chi è lui o lei quando non è in ospedale e a quale può essere l'impatto della sua malattia sulla sua vita. Grazie. Bene, io ho ancora uno o due considerazioni, ma in cui vorrei coinvolgere Fabrizio Consorti e Mauro, e riguardano proprio la metodologia di formazione. Noi stiamo facendo a Federico II un progetto di medicina narrativa che va esattamente nel senso che stiamo in qualche modo discutendo. Credo che sia utile. Abbiamo introdotto una formazione a piccoli gruppi che può essere interessante, nel senso che abbiamo creato gruppi che sono fatti da un tutor, uno specializzato del quinto, del quarto, del terzo, del secondo e del primo anno, e loro discutono, hanno questa mission di discutere. È un po' quello che stavamo dicendo, una formazione in cui possono discutere di tutto. Discutono di quello che è successo, di quello che hanno letto, di casi clinici, della nuova legge che è uscita. La sensazione che io ho in qualche modo è che noi stiamo, come forse è abbastanza evidente anche da alcune considerazioni, noi stiamo remando contro, nel senso che tutto quello che oggi viene fatto è molto regolatorio. Vi faccio un esempio. Lo specializzando è uno studente che ha un'età compresa tra i 24 e i 29 anni, per definizione. Abbiamo adesso una legge in Italia, e credo anche in Europa, che dice che quando lo specializzando fa la notte di guardia, il giorno dopo deve andare a casa. 24-29 anni. 24-29 anni, io credo che chiunque possa resistere se non dorme una notte. Però noi per legge dobbiamo mandarlo a casa. Allora tutta questa necessità che in qualche modo esiste di regolazione, il ruolo delle assicurazioni, la privacy, ecco, tutta questa cosa rema contro. Quando entra una mamma in ospedale, quando una mamma deve fare una radiografia, io devo informarla per iscritto di tutti i rischi. Devo dirle che c'è un rischio legato all'anestesia. Quando noi abbiamo vaccinato bambini, c'era il cosiddetto consenso informato. Consenso informato alla vaccinazione, il che significava dire a una mamma, ci portava il bambino per la vaccinazione del morbillo, renditi conto
che io adesso gli farò una vaccinazione che in un caso su 1 milione gli causa un'encefalite. Questo è il consenso. La mamma leggeva questa cosa e dice, io non firmo. Non c'era il consenso informato, non c'era scritto il morbillo ha una incidenza di encefalite 1000 volte più alta e il morbillo non è un rischio, è una certezza nella vita del mondo. Noi abbiamo avuto morti di morbillo. Allora io credo che ci siano in qualche modo anche delle situazioni in cui noi facciamo fatica a applicare questa visione molto umana della medicina, molto alta, molto filosofica, molto empatica, bellissima. Molti medici ogni tanto di fronte a queste cose dicono adesso capisco perché ho fatto medicina. Di fronte a questi casi, sono i casi che molti medici hanno vissuto. Mi ricordavo di quando Arno magari ha detto ha parlato dei momenti di cambiamento, un libro di Recalcati, che è La lezione, no? La lezione della vita. Quando uno ha avuto quella lezione, e quella lezione è stata quello che ha cambiato la vita di uno studente. Allora forse bisogna andare in questa direzione, abbiamo avuto delle indicazioni, è maledettamente difficile perché dobbiamo capire che stiamo remando contro, almeno questa è la sensazione che io ho. Noi andiamo in una visione quasi eroica da un certo punto di vista, no? Questa è quella di testimonianza di un modo di fare medicina umano, altissimo, straordinariamente etico, molto bello. Dall'altra parte abbiamo delle leggi per cui ci dicono ma tu ce l'hai l'assicurazione? Ce l'hai i massimali? E fino a che anni indietro ti copre questa assicurazione? Questo è in qualche modo un conflitto, forse potremmo sentire qualcuno nella sala. Okay. What I'm saying, Arno, is that we are confronted with your vision of both medicine and education, which is extraordinarily high. And it's very important to keep this model, which is a beautiful, great model. On the other side, we are confronted with a wave that throws against it, which is insurance, time. What I was telling is that the residents, when they are on call during the night, they are now obliged to leave the hospital because they have been on call. Right. In an age range of 24 to 29. So this is, I remember when I was 25, I could be on call for days, probably. And even not on call, spend the night out and be perfectly efficient. Now, all these laws, insurance regulations are somehow rowing against. And defensive in medicine is the ultimate product. I don't know if you want to add something. So I think that's correct. There are a lot of pressures that work against reflection, that work against person-centered care, humanistic practice. So for me, what I'm most interested in is, this is where efficiency comes in, is seizing that moment, el tempo giusto, kairos, understanding where we have 2 minutes to have a very quick dialogue. We have 1 minute to ask a question and send someone off to think about it. These are the things that we need to do to be efficient clinically, but yet be able to appeal to these higher principles. So even though I could be very philosophical, I'm also very practical. Bene, è giusto quello che dice Kumagai, nel senso che lui dice che anche in 1 minuto si può ovviamente comunicare, anche in 1 minuto si può raggiungere questo obiettivo, e il coinvolgimento anche della famiglia, family centered experience, è cruciale anche in questa visione. E ci sono studi che dimostrano in maniera molto chiara
che il principale determinante di liti mediche, quindi il motivo per cui un medico viene citato, è un cattivo rapporto col paziente. Ecco, invece dare cura, dare attenzione a un buon rapporto credo che sia davvero cruciale. Noi non abbiamo corsi di comunicazione, qui bisognerebbe stabilire forse qualche cosa da questo punto di vista. Per la verità io ho introdotto qualche cosa a livello di comunicazione, ma credo che questo dovrebbe essere parte addirittura forse degli studi medici, la laurea in medicina. Okay. Bene, di tempo abbiamo parlato e mi incorre lo sgradito compito di farli rispettare i tempi. Il professor Cumagari rimane con noi tutto oggi, quindi lo trovate nei corridoi durante le pause, a pranzo, lo trovate a cena, quindi non è prevista discussione con l'Aula adesso, ma avete la possibilità di accostarlo, una persona simpaticissima, quindi lo accostate, ci chiacchierate, lui fa del suo meglio per capirvi, anche se biascicate. Io no speak English, ma insomma sono sicuro che riuscirete ad intendervi. Ok, buongiorno a tutti, stiamo per incominciare la sessione della mattinata. Io do il microfono alla nostra amata chair, la professoressa De Mennato, che non ho parole per presentarvi, è un pezzo del mio cuore. Ed è vero in realtà che anche Maura, la SIPEM, Fabrizio Consorti, Guglielmo Bonaccorsi, tutte le persone che sono qui sono un pezzo del mio cuore, perché io a malincuore ho lasciato la vicepresidenza della SIPEM qualche anno fa perché non riuscivo più a reggere tutta una serie di impegni e mi mandavano in un'ansia pazzesca, perché essendo una terribile perfezionista o facevo le cose bene o mi sentivo male, e dato che non le potevo fare bene a un certo punto ho lasciato questa cosa a malincuore. Sono felicissima che siate a Napoli, perché pur insegnando io a Firenze, Napoli è il mio pezzo di cuore, ed era un mio sogno che si realizzasse un convegno SIPEM qui a Napoli. Sono felice che Maura e tutti gli altri siano riusciti in questo, che era un mio desiderio, e quindi sono doppiamente felice. Sono felice per gli amici, sono felice per l'Università di Napoli che accoglie, credo Fabrizio, per la prima volta un convegno della SIPEM. Noi abbiamo spesso constatato come molte delle attività di sensibilizzazione ai temi della cura e della pedagogia medica si fermassero a un certo punto dello stivale, e quindi questo fatto di Napoli, di questo convegno di Napoli, ha un elemento simbolico oltretutto molto importante, perché il tema della cura non può essere identificato soltanto non solo con alcune regioni d'Italia, ma anche con alcuni contesti specifici. Quindi sono veramente molto felice. Sono felicissima di presentare il relatore di quest'oggi, che è il professor Rafferty. Probabilmente l'avete conosciuto già ieri, non mi dilungo in, come dire, presentazioni accademiche. Voglio soltanto dire che ho ritrovato nell'abstract della sua relazione due dei temi che ci hanno fatto a lungo dibattere e a lungo, come dire, ci hanno creato una serie di interrogativi e di dubbi, particolarmente il tema della natura della cura. Voi forse sapete che qualche anno fa ci siamo riuniti in un piccolo gruppo per la definizione, o meglio,
più che definizione, le linee di quello che poteva essere un'epistemologia della Società Italiana di Pedagogia Medica e della pedagogia medica. Il tema della natura della cura è un tema che ci ha molto spesso, come dire, sollecitato riflessioni e tematiche, così come nella relazione del professor Rafferty troverete un altro dei temi importanti, questo in particolare per quanto attiene alla formazione, cioè l'hidden curriculum, cioè quello che noi trasmettiamo inconsapevolmente o i più avvertiti consapevolmente nel momento in cui gestiamo un processo di formazione. E questo nel tema della cura è uno dei punti centrali, perché oramai sappiamo tutti, pedagogisti e non, che c'è una dimensione del non detto che ha una funzione formativa estremamente più profonda spesso di quello che noi dichiariamo nelle nostre programmi didattici, eccetera. Quindi sono ben felice di dare la parola al professor Rafferty per la sua relazione, la ringraziamo di essere con noi e le do la parola volentieri. Prego. Good morning. Good morning, and thank you all for coming to be here today. I want to particularly thank Professor Striano for all that you've done to make to allow me to be a part of these 2 days with you. By way of housekeeping, I want to make sure that you all have, I know it says 5 index cards, but 5 pieces of paper. Whether they wind up being like this or like this, it doesn't matter. We're going to be doing some exercises today, generate some data, your views on some issues with respect to medical education, and I hope you will all participate in the exercises. They're intended to be both a little provocative and hopefully a little fun. Rifaremo con le carte che ci ha dato, faremo degli esercizi per raccogliere dei dati rispetto alla vostra visione delle pratiche mediche che elaboreremo insieme e questa è una provocazione per ripensare in qualche modo la professionalità. The title of the talk, as it's listed in your program, is not exact to what we're going to be covering today. The initial invitation from Professor Striano was a while back, and since working on the talk, it's gone through a bit of an evolution from the initial framing. There was an attempt to look at issues of socialization and the socialization process that medical students go through as a form of Kool-Aid drinking, which is a term that male medical students use a lot to describe their training. And then I thought about Kool-Aid drinking and about the medical school as a site of cultural reproduction and training and conformity. I thought about professionalism and professional identity formation as instruments of social control and identity destruction. And finally, and because of the request by Professor Striano to frame issues of medical education in terms of slow medicine,
This is the title that will organize my thoughts for today. With the goals to raise some issues, particularly about learning environments, barnyard animals, and slow medical education, generate some data, as I mentioned, the exercises that we're going to do. Hopefully the data will stimulate some discussion, and as I said before, mostly I hope that we will have fun. This is my disclosure statement. And before I do anything more, if you would take one of your cards. La sua presentazione tratterà di alcuni concetti, la socializzazione degli studenti in medicina, la costruzione dell'identità professionale, gli ambienti di apprendimento, per finire a una definizione di una formazione in una prospettiva slow. E per far questo cercherà anche di attivarci in modo provocativo attraverso una serie di esercizi che ci propone. On your card, if you would draw the line, put the X's on either end of the line and the hash mark in the middle, or the little notch in the middle of the line. Ok, quindi sul cartoncino che voi avete, se qualcuno non ce l'ha, alzi la mano che glielo andiamo a prendere, a dare. Ok? Dovete segnare, tracciare una linea indicando i due punti e una parte centrale, ok? And our question is about your dream healthcare provider, be it a physician or some other kind of health occupation. The kind of provider that you want for yourself. Not your family, or not you and your family, or not your parents, or not your children, just for you. The kind of provider you want for yourself. And if you would, please, under the left X, if you would write the letters FTRP. Quindi sulla parte sinistra, quindi la domanda è, ora ci ritorniamo, ma il tipo di persona che voi volete essere in relazione, diciamo, anche alla vostra identità professionale. E nella parte sinistra dovete scrivere queste lettere e nella parte destra altre lettere. Okay? And under the right end of the line, if you would write the letters FTRP, under the right end of the line, DYOTP. Quindi nell'estremità sinistra dovete scrivere queste lettere e nell'estremità destra dovete scrivere le altre lettere. Ok? Quindi avete immaginate la linea, a una estremità scrivete queste lettere e l'altra estremità le altre lettere. Ok? FTRP stands for Follow the Rules Provider. Allora, questa prima definizione significa persona che segue le regole. Quindi professionista, persona che segue le regole. Follow the rules provider. Ok? Whatever the rules are, clinical practice rules, practice guidelines, bureaucratic rules, government rules, this person follows them to a T. Qualsiasi tipo di regole burocratiche, regole che hanno a che fare con l'organizzazione, regole procedurali, linee guida cliniche, cioè persona che segue le regole. This point is an absolute point. This person could not be, at this end of the line, this person could not be more of a rules follower. If the rules are contradictory, she is the ultimate pragmatist. She figures out, she's smart, which rule maker carries the bigger stick, who can hurt her more, and follows that rule. E quindi in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, questa persona cerca di seguire le regole, di adattarsi alle regole.
On the other end of the line, DYOTP stands for Do Your Own Thing Provider. Dall'altro lato invece la sigla sta per persona che segue il proprio pensiero, Do Your Own Thinking Provider, cioè persona che si costruisce e segue il proprio pensiero, ok? Quindi dall'altro lato è un altro tipo proprio di scelta. This provider does what she thinks is best, regardless of what she's supposed to do or what she's told to do. Guidelines, clinical protocols, appointment schedules, they're there, but they're in the background. They don't dictate. Cioè questa persona fa quello che pensa sia meglio fare in quella situazione, indipendentemente dalle regole, dai protocolli e da qualsiasi altra, diciamo, griglia di riferimento, struttura di riferimento, ma è una persona che decide di fare quello che sente, che pensa sia giusto fare, pensando con la sua testa. Quindi all'altro estremo c'è questo tipo di persona. Okay? So the FTRP is a point indicating that rules rule, rule-based clinical decision-making. DYOTP indicates clinical decision-making unconstrained by the rules. E quindi nella prima parte ci sono decisioni cliniche governate dalle regole e invece nell'altra parte, l'altro estremo, sono decisioni cliniche non governate dalle regole. The question, what kind of clinical provider do you want for yourself? E quindi la domanda è: che tipo di fornitore di cure cliniche voi volete per voi? Volete per voi? Place your X on the line. Have them place their X where they said Okay, yes. Yeah. Where do you fall on the line in terms of what kind of provider do you want yourself? Allora c'è una linea, voi avete seguito questa linea, cioè c'è un'estremità. Can you go back to the previous slide so that they can see? Yeah. There is a line, ok? A un'estremità c'è la prima definizione, cioè persona che segue le regole, all'altra estremità invece c'è l'altra definizione, persona che pensa come, insomma, con la sua testa, ok? Quindi le decisioni cliniche da un lato sono estremamente fatte con le proprie regole e dall'altra parte invece sono fatte pensando in modo riflessivo con la propria testa. Quindi avete tracciato questa linea e rispetto a questa linea scegliete una posizione rispetto a che tipo di question is what do you want for you? I mean, if you were a patient, what do you want, or what you are yourself? If you're a patient, what do you want? If you're a patient, what do you want for yourself? Okay. Allora la domanda è se voi foste un paziente, a che tipo di professionista vi vorreste affidare? A un professionista che segue le regole o a un professionista che invece pensa con la sua testa? Se voi foste un paziente, ok? Questa è la domanda. Quindi nella linea voi dovete posizionarvi in un punto della linea e dire quanto mi piacerebbe affidarmi a un professionista che pensa con la sua testa, quanto invece per me è più importante affidarmi a un professionista che segue in modo pedissequo, in modo rigoroso le regole, e quindi dovete tracciare, mettere un punto sulla linea, indicare un punto sulla linea. As an example only, if you were to think that the best healthcare provider for you was 50% rule follower, 50% do your own thing provider, you would put your X in the middle of the line. Ad esempio, se a voi pensate che il professionista ideale per voi deve essere uno che per il 50% segue le regole, per il 50% invece pensa con la sua testa, allora mettete la X proprio al centro, ok? Se invece pensate che il professionista deve essere più uno
che pensa con la sua testa, spostate la X più a destra oppure a sinistra, a seconda di quello che voi pensate sia meglio. È chiaro l'esercizio? Sì? Ok. Andate. And what's going to happen is poi noi le raccogliamo e facciamo una sintesi sulla lavagna e discutiamo che cosa è venuto fuori da questo contesto, ok? what's going to happen is that we're going to take the pieces of paper, we're going to summarize your data, and there'll be some kind of distribution that will look something like this. I don't know what it's going to look like because I don't know what your responses are going to be, which is a little bit the scary part of the exercise. Quindi c'è una parte che fa paura nell'esercizio, perché effettivamente lui non sa che cosa potrà mai venire fuori, quindi stiamo in attesa di capire quale elaborazione poi possiamo fare rispetto all'esercizio. While we're collecting the cards and putting the data together, I thought I would try to tell you a little bit about myself and my background, just so you have some information. In part, I come to you from the state of Minnesota. The first sort of 10 years or so, so that's... Ora lui vi spiega lui da dove viene, chi è, qual è il suo, diciamo, percorso professionale. Viene dal Minnesota. For the first 30 or so years that I lived in Minnesota, my wife and I, along with our two sons, lived in a city in northern Minnesota called Duluth, which is right up about there, at the westernmost edge of Lake Superior. 8 years ago, my wife and I moved to Rochester, Minnesota. Quindi per un periodo hanno vissuto nel nord, poi ora si sono spostati a Rochester. Where it's a bit warmer, but it still has a lot of winter. When I left for the airport the day before yesterday, there was snow on the ground. C'era neve e fa molto freddo. This is the front driveway and porch, back porch of our house last winter. Questa è la loro casa. And this is my family. It's a bit dated picture, it comes from 2008, but it captures my wife Cindy quite well as number one son, oldest son Phil, who's there, and youngest son David. And Phil is a bit more formal than David. Questa è la sua famiglia, sua moglie e i suoi figli. I'm the product of several things that influence how I see and think about social phenomena. And here are the few of the most important. I have a severe hearing loss, which will certainly come to the fore at some point during our time together. It's not just that I don't hear things, and I don't, but when I hear things differently than what's said. So making sense of things, something that we do all the time, is an occupational and life hazard for me. It's problematic and it's fraught with tensions and mistakes.
E lui ha anche dei problemi nella comprensione, dei problemi di udito nella comprensione, per cui lui deve fare molta fatica a elaborare poi le cose che gli sono dette. So I was diagnosed in the 4th grade. My mother took me in for testing and was told by the attending physician not to expect too much of me. E quindi gli hanno fatto questa diagnosi in 4ª elementare e quando insomma, il terapista ha fatto questa diagnosi ha detto alla madre non si deve aspettare molto da questo figlio. At best he said I would become a laborer. The words my mother told me was that he told her I would at best become a ditch digger. E quindi in realtà lui non sarebbe diventato niente di speciale, diciamo. And I guess not so incidentally, she had me tested against the wishes of my father. He believed there was nothing wrong with me, even though I wasn't doing particularly well in school, academically or behaviorally, and not so incidentally, he was a physician. Mio padre era un medico e lui non voleva che io fossi sottoposto alla diagnosi, cioè mia madre mi ha sottoposto alla diagnosi contro il volere di mio padre. Mio padre in realtà non pensava che io avessi dei problemi, anche se non andavo tanto bene a scuola. So perhaps as a consequence of all of this, I don't tend to automatically accept what authority has to say, whether it's about hearing or about education. E quindi una conseguenza di questa mia esperienza è che io non mi affido molto all'autorità, sia per quanto riguarda le decisioni mediche, le valutazioni mediche, sia per quanto riguarda le valutazioni di tipo pedagogico. A second influence was I was trained here in this building, William James Hall, for the Center for Behavioral Sciences at Harvard University. And at the time I was at Harvard, which was in the mid-1960s, Harvard had a somewhat different undergraduate program that combined all of the social sciences into one academic discipline called social relations. The vision, that it was orchestrated by a sociologist named Halkett Parsons and colleagues, was to merge the social sciences into one entity. E quindi un altro elemento importante del suo background sono i suoi studi all'università, perché lui ha seguito un percorso che voleva fondere le scienze sociali, le diverse scienze sociali in un'unica unità che si chiamava relazioni sociali. E quindi questo approccio unitario è un approccio che lui si porta dietro come background di riferimento culturale. So, although I went on to get a degree in sociology and I consider myself a sociologist, my undergraduate training was profoundly interdisciplinary, and since graduating from graduate school, I've always worked in medical settings and therefore continue to think of those settings as being interdisciplinary as well. Functioning as a PhD in an MD world, at least in the United States, sometimes means functioning as a stranger in a rather strange land. E quindi dopo la laurea e anche durante il dottorato lui ha continuato a lavorare come sociologo, però nei contesti medici. Negli Stati Uniti, diciamo, questo binomio, essere dottorando, fare ricerca in un contesto medico, è qualcosa di piuttosto strano. So the bottom line is that my preference is to problematize taken for granted practices, and also because of my sociology background, to think about things at the level of groups rather than individuals. E quindi la sua tendenza è quella di problematizzare le pratiche date per scontate e di mettere in evidenza anche la dimensione sociale e relazionale.
Okay, we have the... I'm going to want to come back to the data at the end of the talk, because we'll be putting together 4 or 5 different data pictures for you. But if I could be so bold right off the front, as a sociologist, I love you. Come sociologo vi amo e alla fine della discussione riprenderemo questi dati e li discuteremo. There's variability in the data. You don't all think alike. You have a different perspective or different perspectives on what the best position would be for you, and that makes me, I'm always happy when there's a lack of agreement in the room. Io sono molto contento quando c'è una mancanza di accordo nella stanza e quindi quando ci sono diverse rappresentazioni, perché questo è veramente un elemento che parla della dinamica anche cognitiva all'interno del contesto. We can file this thought away for later. I'm going to assume that you would need to train physicians differently for those of you who are on one end of the scale than on the other end of the scale. E quindi l'idea è che bisogna formare i professionisti della cura in modo diverso per quelli che sono da un lato della scala e per quelli che sono dall'altro lato della scala. This cartoon is me. The overall tendency has been sometimes intentional, sometimes not, to find myself on the margins of things and to think about and look at things differently. E la mia tendenza è sempre stata quella di pormi al margine delle cose e di guardarle in modo diverso. So with this in mind, today we're going to talk about the intersections of learning environments, barnyard animals, and slow medical education. E quindi noi parleremo dell'intersezione tra gli ambienti di apprendimento. Lui usa questa bella metafora, a Patrizia piacciono le metafore, degli animali da cortile. So first, like to talk about learning environments. E quindi parliamo degli ambienti di apprendimento. A focus on learning environments is heating up in U.S. medical education, and I have a particular interest in learning environments because of the historical linkage in the U.S. between work on the hidden curriculum, which I've been involved with since my dissertation in the 70s, and attempts by accreditation bodies within the U.S. to focus less on what schools formally teach and more on what trainees learn. E io sono molto attento, cioè mi interessa molto lo studio degli ambienti di apprendimento, perché questo e tra l'altro sono anche vi dico che negli Stati Uniti si sta incrementando l'interesse scientifico per gli ambienti di apprendimento e perché c'è una stretta relazione tra gli ambienti di apprendimento e un tema sul quale io ho molto lavorato fin dalla mia tesi di dottorato, che è quello dell'hidden curriculum, cioè il curriculum nascosto all'interno dei contesti di formazione. Without going into detail, the body that accredits U.S. medical education, the Liaison Committee for Medical Education, when it created its first learning environment accreditation standards in the early 2000s, it was called MS31-A. In committee, when they were creating the standard, it was called the Hidden Curriculum Standard. Quindi quando c'è stata una commissione che poi ha creato il curriculum, c'è stata anche poi una riflessione su quelli che potevano essere degli standard anche per il curriculum nascosto.
So prior to that standard, the liaison committee drafting that standard, my dean and I had written a paper on hidden curriculum, which is this paper, and then subsequently, a few years later, a second hidden curriculum paper, all created prior to the formulation of MS 31-A. E quindi proprio sulla base di queste linee guida, lui e il preside della sua facoltà hanno scritto un primo articolo sul curriculum nascosto e poi successivamente hanno fatto una successiva elaborazione. Fast forward 6 years, other papers on the hidden curriculum were being published, and meanwhile my dean had gone on to become a member of the LCME, the Liaison Committee, and asked if I would put together a white paper on the hidden curriculum for the LCME. It seemed that the LCME was interested in creating a new accreditation standard, something that would tell medical schools that they were responsible for more than what they formally taught. E quindi si è anche cercato di immaginare se si poteva scrivere un libro bianco, cioè delle indicazioni che mettessero, cioè che rendessero evidente alle scuole di formazione mediche che loro erano responsabili non soltanto di quello che veniva insegnato formalmente in modo esplicito, ma anche di quello che veniva insegnato in modo implicito attraverso appunto quello che si chiama l'hidden curriculum. Quindi c'è la necessità di riconoscere pubblicamente che la responsabilità è per entrambi i livelli, sui contenuti ma anche su quello che si veicola attraverso il non detto. This is the title of the paper that was sent in. There's no date on it, but my computer file says that it was written in December of 2004. And among other things, the white paper emphasized thinking about medical schools as quote-unquote learning environments. And then in the winter of 2005, I went to the LCME, presented that white paper, answered questions, and then the LCME created this new accreditation standard, MS 31-A. E quindi successivamente lui ha incominciato a studiare le scuole di medicina focalizzandosi sugli ambienti di apprendimento e quindi anche negli standard si sono dovuti individuare anche degli standard rispetto agli ambienti di apprendimento. When the LCME released the accreditation standard, it said that all schools have learning environments. All schools must ensure appropriate professional attributes in the students, that the community as a whole is responsible for its learning environments, that learning environments involve both formal and informal lessons, and that affiliation agreements among hospitals must recognize the existence of learning environments. E quindi gli ambienti di apprendimento, quindi quando noi valutiamo, diciamo, come funziona un contesto di formazione per i medici, dobbiamo valutare la qualità degli ambienti di apprendimento, ciò che viene a essere veicolato all'interno degli ambienti di apprendimento sia a livello formale che a livello informale, e la responsabilità è dei docenti per tutto ciò che accade all'interno dei contesti, anche tenendo conto poi dei processi di socializzazione degli studenti. A few years ago, the LCME reformed, changed MS 31-A and created a new accreditation standard just called 3.5, the Learning Environment / Professionalism Standard. It too stresses professional behaviors. It requires periodic evaluation by schools. It also calls for attention to remediation. And while there are differences between MS 31-A and 3.5,
I won't try to cover them today. Quindi ci sono quindi gli ultimi standard che sono stati definiti hanno a che fare anche con l'identità professionale, quindi che cosa si intende per identità professionale e cosa si veicola all'interno del curriculum in termini di costruzione dell'identità professionale degli studenti. Quindi gli standard sono anche standard legati all'idea di professionalità, no? Medica. There are, in the US, there are other organizations that are directly involved in talking about learning environments. At the level of graduate medical education, the ACGME, the Accreditation Council for Graduate Medical Education, has initiated a new clinical learning environment review, which they call CLEAR, and the ACGME visits all teaching hospitals in the US to examine their learning environments with an exhaustive, and if you are to believe the hospitals, exhausting process of review. E quindi poi c'è un'attenzione da parte di più società scientifiche e di più istituzioni alla creazione di standard per quanto riguarda gli ambienti di apprendimento, e l'attenzione della ricerca scientifica si è sviluppata a tal punto che è stata creata poi una rivista, no? Che si occupa proprio di studiare gli ambienti di apprendimento. Most recently, the Josiah Macy Foundation sponsored a conference on learning environments, published this document, which is online, and well worth reading. And if there's anybody out there interested in writing a paper, I can almost assure you would be published to compare and explore the differences and similarities between how the the LCME, undergraduate medical education, that's the 3.5 folks, and then the graduate medical education, the ACGME, and the Macy, how they all define learning environments. They're somewhat similar, but also somewhat different. E la Macy Foundation ha organizzato proprio un convegno sullo studio degli ambienti di apprendimento, e anche è molto interessante vedere come gli standard per la formazione iniziale a livello, al primo livello sono definiti, e invece gli standard per quanto riguarda le specializzazioni sono diversi, quindi è anche interessante confrontare gli standard degli ambienti di apprendimento che sono legati ai processi di specializzazione e invece gli ambienti di apprendimento che sono legati proprio alla formazione di base. This is the definition of the learning environment taken from the Macy report. I like it. I like it because it's very sociological. It talks about learning environments being made up of social interactions, of organizational cultures, notice the plural, and of structures, normative ways of doing things. It includes attention to physical spaces and virtual spaces that shape what kinds of things? Well, it shapes the experience of those who occupy those spaces, with experience being, in the US anyway, a somewhat different frame of reference for thinking about medical education. E qui a lui piace molto questa definizione di ambiente di apprendimento che ha a che fare con le interazioni sociali, le culture e le strutture organizzative e gli spazi fisici e virtuali che circondano e danno forma alle esperienze dei partecipanti, alle loro percezioni e ai loro processi di apprendimento. If you were interested in measurement, how would you go about measuring the experience of medical education?
se siete interessati alle misure, quali sono gli strumenti attraverso i quali si possono misurare le esperienze dell'apprendimento nei contesti medici? I also like the definition because it reminds me of earlier hidden curriculum definitions with their focus on structures, on cultures, and on physical space. E questa definizione mi piace perché si riferisce anche alle definizioni di curriculum nascosto che hanno a che fare appunto con gli spazi, con i contesti e con diciamo, le dimensioni sociali e relazionali. Which brings us to our second exercise. E quindi ciò ci porta al nostro secondo esercizio. Voi avete avuto 5 cards, quindi adesso prendete la seconda card. In this exercise, I'd like to bring things a little closer to home, to your own medical schools. E quindi adesso voi avete fatto una riflessione generale sull'identità professionale, adesso vi porta più vicino a casa vostra, quindi pensate al vostro contesto, alle scuole mediche in cui lavorate, ai contesti di formazione in cui lavorate. And we're going to explore the relationship between learning environment and educational reform. E quindi esploriamo la relazione tra ambienti di apprendimento e riforma educativa. Before we begin, I want to confess that the question may come out of a certain national ethnocentricity on my part. In the US, we're constantly revising our curriculums. Avevo detto, probabilmente la mia domanda è un po' etnocentrica, nel senso che io vengo da un contesto in cui c'è una continua rivisitazione dei curricula formativi, e io vi ho detto anche noi in Italia, we are in the same process because we are stressed by the European Union, and so we have to adjust to European standards, and we also we have to change every time. For me, it seems like every time there's a new dean, she or he calls for a change in the curriculum. Dice, a lui sembra che all'università ogni volta che c'è un nuovo rettore si deve cambiare il curriculum. So if you would please draw the same line. Quindi fate la stessa, diciamo, usate lo stesso schema, cioè una linea dritta con due estremità, ok? With the letters CR. Da un lato, quindi a sinistra, on the left, under the left X. E a destra invece L e R. And LER under the right. And my question has to do with your last curriculum reform initiative, and more specifically the work that was involved in the initiative. Where did your reform effort fall along this continuum between left, CR, curricular reform, curricular engineering? That's the CR. Allora, quindi vi dovete collocare su questa linea pensando a quello che è stato fatto o che si sta facendo adesso in termini di riforma curricolare, se si può interpretare in termini di ingegneria, no? Curricolare. Your reform effort on the left was all about the formal curriculum. Courses taught, hours, what gets taught, when and where, what gets delivered. Quindi questa riforma in termini ingegneristici ha a che fare con gli orari, con la struttura dei corsi, con gli spazi, quindi con qualcosa appunto di molto tecnico e soprattutto focalizzato a livello formale, ciò che si offre a livello formale. We're talking about content. Quindi anche i contenuti, no? On the right side, LER. Invece dall'altro lato, Learning Environment Reform.
una riforma che ha a che fare non solo con il curriculum in senso formale, ma una riforma che ha a che fare con gli ambienti di apprendimento, quindi come si cambiano gli ambienti di apprendimento. Going back to the Macy definition, e quindi ritornando alla definizione di ambienti di apprendimento in questi termini, ok? Your reform effort was all about redesigning social interactions, organizational cultures, social structures, physical and virtual spaces. Ok, quindi se la riforma è indirizzata a ridisegnare queste dimensioni, cioè gli aspetti culturali, gli aspetti relazionali, è una riforma che è indirizzata a cambiare gli ambienti di apprendimento. Se la riforma è semplicemente focalizzata a modificare i contenuti, come vengono essere erogati, i tempi, ad esempio i tempi dei laboratori, i tempi delle lezioni, eccetera, è una riforma che va nella direzione invece del curriculum in senso ingegneristico, quindi riforma curricolare o riforma degli ambienti di apprendimento, quello che accade nelle vostre università, che state sperimentando, che avete recentemente sperimentato, su quale punto della linea si colloca? So the two endpoints are extremes. Far left, it's all about the curriculum, nothing else, period. Quindi a destra, a sinistra solo curriculum, solo riforma strutturale, curricolare, tempi, contenuti, spazi, e invece l'altro lato un'attenzione agli ambienti di apprendimento. Far right, it's all about context, period, nothing else. And the question, where did your school's efforts fall along this continuum? E quindi le risorse impiegate in termini di tempo, sforzi, indicazioni, linee guida, eccetera, anche che ci vengono dal Ministero, dagli atenei o dai contesti, vanno nella direzione della riforma curricolare o vanno nella direzione della riforma del cambiamento degli ambienti di apprendimento? So place your X and mettete una X sul continuum rispetto appunto a questa possibile dicotomia. And as an example only, if your reform effort was half about curricula change and half about learning environment change, you place your X. Ovviamente se voi avete percepito, sentite, pensate che la riforma è a metà, mettete la X a metà. È chiaro? Sì? As you're handing your cards in, and again we'll summarize your results and display them up front, I want to mention that in preparation for this talk I went looking for depictions of educational reform at a school I was visiting 2 weeks ago. You can see what the school is, the title's up there, it's Georgetown University, and the most prominent depiction I found was this curriculum grid, which looked, it looks like it's all about curriculum, not about context. E quindi lui ha visitato vari contesti, ad esempio questo è un esempio di una università che lui ha visitato 2 settimane fa, la Georgetown University, la scuola di medicina della Georgetown University, e vedete come è organizzato il curriculum in varie aree, in blocchi, no? So what about the inhabitants of learning environments? At least one set of inhabitants. E chi abita questi ambienti di apprendimento? Chi sono le persone che sono dentro questi ambienti di apprendimento? So recently I came across a blog posting written by a University of North Dakota medical student about the U.S. medical
licensing skills exam. And a couple of sentences caught my eye. E lui recentemente ha avuto modo di leggere un blog di studenti di medicina dell'Università del Nord Dakota, e leggendo questo blog è stato colpito da una serie di riflessioni, e in particolare appunto questa riflessione che viene appunto dagli studenti di medicina, quindi gli abitanti degli ambienti di apprendimento. Okay? Gli studenti di medicina di questa università dicono che come studenti di medicina abbiamo bisogno di capire qualcosa di noi stessi. Noi siamo una bonanza che aspetta di realizzarsi. Siamo investiti al punto che dobbiamo obbedire in modo pedissequo, oppure appunto dobbiamo saltare una serie di fossi che ci sono posti davanti per poter proseguire e per diventare dottori che lavorano nei contesti di pratica. Avremmo sicuramente dei buoni introiti e non avremmo mai la paura di perdere il posto, cioè saremmo sempre occupati. Siamo troppo assorbiti nei dettagli dell'acquisizione della conoscenza medica e nel riempimento di quelli che sono i requisiti, nel soddisfacimento di quelli che sono i requisiti educativi e professionali che dobbiamo organizzare in modo significativo. Abbiamo seguito delle regole in modo compulsivo da quando eravamo alla scuola superiore, perché così si deve fare per diventare uno studente di medicina. He goes on to say, with one more quote, quindi noi siamo persone che prendono in prestito. In un linguaggio finanziario, quindi noi ci prendiamo dei rischi nei confronti appunto di chi ci presta qualcosa e nei confronti i creditori devono avere degli interessi diciamo superiori, perché perché gli opportunisti non cercano di aumentare diciamo, la nostra retta e aggiungere un esame di licenza molto costoso, perché noi abbiamo anche dei bisogni per quanto riguarda il pagamento delle rette e si prendono, diciamo, prendono vantaggio di noi rispetto a questo. So medical students may be perfect borrowers, but this North Dakota medical student made it clear to me that he saw his peers and maybe himself as perfect sheep. And this sheep image brought me back to my first job 45 years ago at the University of Kentucky, where over and over again, as somebody new to the culture of medicine, I kept hearing about another animal. E quindi in qualche modo questa idea è l'idea di pecore che sono tutte diciamo, organizzate in un gregge che devono seguire delle regole, no? E questa idea, questa metafora del gregge di pecore che diciamo, è intruppato in una linea di sviluppo gli fa pensare al suo primo impiego. The animal I kept hearing about was cats, and the phrase that I kept on hearing was that getting doctors to do things was like herding cats. E la metafora che lui sviluppò in quel periodo era fare in modo che un dottore faccia delle cose è come allevare dei gatti. And bringing these two themes together, I wondered about the training of medical students. And is medical education today about training to be a future cat, a future sheep, something else?
E quindi gli studenti di medicina cosa saranno in futuro? Dei gatti che devono essere addomesticati, addestrati, addomesticati, delle pecore che devono seguire, che si intruppano in un gregge e che devono seguire appunto un... Sì. She said the cats in disguise as a sheep. Yes. Yes, perhaps it's about training cats in sheep's clothing. E quindi diciamo... And it wasn't just the North Dakota medical student. Here is a book on miseducation at elite U.S. colleges that turn out a great number of medical school matriculants. E questa non è una riflessione che si fa solo per gli studenti di medicina, ma si fa in generale per chi studia all'università, cioè chi viene fuori da un sistema formativo organizzato in un certo modo. È una pecora? And here's a web posting. The dictionary, Merriam-Webster, has added a new word to its dictionary. E addirittura si è creata questa nuova parola, questo nuovo termine, cioè far diventare pecore oppure essere pecora, cioè essere una persona docile che risponde sempre a quelle che sono le richieste del contesto, quindi si adatta alle richieste del contesto, o è facilmente influenzabile, e quindi questa idea appunto dello studente di medicina. I also recently encountered a lay report of a social science research project on high school valedictorians, which reminded me of Delano's claim about medical students being invested to the point of ultra obedience. E questa è anche un'altra ricerca che è stata fatta invece in ambito sociologico rispetto a quello che accade. In realtà non ho molto chiaro il significato di questa parola valedictorians, che cosa significa. Commenting on the success trajectories of her valedictorian subjects, the author, Karen Arnold, said that even though most are strong occupational achievers, the great majority of former high school valedictorians do not appear headed for the very top of adult achievement arenas. E quindi the word valedictorian is not Number one. Ok, allora valedictorian significa chi è il primo in un test, quindi essere primi, no, è predittivo, quindi gli studi dimostrano che chi è primo in un test a scuola non necessariamente poi è primo successivamente, quindi non è predittivo essere primi all'università, essere primi a scuola non è predittivo del successo professionale. For this researcher, valedictorians are not likely to be future visionaries. For her, they typically settle into the system rather than shaking it up. Quindi le persone che vanno molto bene a scuola, quelli che sono i primi anche a livello accademico, sono persone che si adattano molto bene a un sistema, ma non sono persone creative che sono in grado di rompere gli schemi e che quindi lui ha detto shaking it up, cioè scuotano in qualche modo. They're very good at giving teachers what they want. They're very pragmatic. Sono pragmatici, danno agli insegnanti ai professori quello che i professori vogliono. They follow the rules. Seguono le regole. And they prize getting A's over deep understanding. E quindi il loro obiettivo principale è quello, più che di capire in profondità dei concetti, è quello di avere un buon voto all'esame. And schools in turn, for the author Arnold, essentially reward conformity and willingness to go along with the system. E i sistemi formativi in realtà ricompensano di più questo tipo di persone piuttosto che altri tipi di persone, quindi in realtà c'è un rinforzo, no, rispetto a questo. Se io so che sono ricompensato, ovviamente tendo a ripetere e a rinforzare questo comportamento, questo atteggiamento.
And all of this struck a chord with me, particularly the tensions that exist between two concepts or themes, that of creativity versus conformity. E quindi c'è una tensione tra questi due elementi, tra queste due dimensioni, la creatività, la conformità e il conformismo. So recently I had a chance to meet with a group of first-year medical students and ask them a couple of index card questions. E lui si è incontrato con dei gruppi di studenti di medicina e gli ha fatto fare lo stesso esercizio che sta facendo fare a noi. The first had a Star Wars theme and was suggested by a physician colleague. E il primo era un gruppo di persone che avevano vinto, cioè che avevano dei voti molto alti, ed era diciamo coordinato da un collega che era un physician. It had a Stormtrooper versus Jedi Knight question. And sì. E quindi lui aveva, la domanda era: come vi sentite? Vi sentite più dei soldati, diciamo, oppure vi sentite dei cavalieri Jedi, diciamo. So the question was, imagine yourself as a future physician. Is becoming a physician more like being trained as a left CT? I'll show you the data in a second. Clone trooper. E quindi essere formati come medici è più come essere formati come delle truppe di soldati, oppure invece essere formati come dei cavalieri? The CT clone trooper is a cloned hired gun, a bounty hunter in unquestioning service to the emperor. E quindi ovviamente nel primo caso sono persone che non si pongono, non mettono in discussione le richieste che vengono fatte loro, obbediscono semplicemente alle richieste. The right end, JK, Jedi Knight, a wise sage with special fighting powers. E invece dall'altro lato sono dei saggi combattenti con dei poteri speciali. Whose identity and training both serve and, if necessary, question the emperor, but for the sake of a higher good, the force. E quindi loro sicuramente servono l'imperatore, però lo servono per il bene, perché per il riferimento a un ideale di bene più grande. These are the data, this is what they said. E questa è la risposta degli studenti. Quindi si sentono più cavalieri. For the most part, I mean, they were on the Jedi Knight side of the question. Is becoming a physician more like being trained as a Jedi Knight, clone trooper, sì. Jedi Knight? Allora, la domanda era come dovrebbe essere un medico, insomma, nel suo percorso di formazione. But there was a second question. Poi però lui ha fatto un'altra domanda. I'm skipping over a couple of slides to get to the question, but if you wouldn't mind translating. Se si dice nessuno ti darà l'educazione di cui tu hai bisogno per rimpiazzarli in qualche modo, cioè per modificare le cose. So I asked them a second question, and the second question asked about professionalism and whether professionalism was about conformity or about independent thinking. E quindi lui ha fatto poi una seconda domanda agli studenti di medicina rispetto all'identità professionale, cioè diventare un buon medico significa essere qualcuno che rispetta le regole, quindi è conformista, oppure invece qualcuno che pensa in modo indipendente. E quindi guardate come invece si è distribuita in modo diverso la sequenza delle risposte. So, is professionalism about CON, conformity, following the rules, or is professionalism about COU,
Courage, challenging authority and power. Quindi da una parte la professionalità significa rispettare le regole, oppure invece essere coraggiosi e quindi riuscire anche a realizzare un cambiamento, andare anche oltre le regole. E quindi vedete come essere un buon medico non necessariamente secondo gli standard richiesti, è molto poco essere creativi, essere coraggiosi, molto poco. And again, the question was, how do you see professionalism on this particular continuum? E quindi la domanda era: come vedi la professionalità medica su questo continuum? And here are both sets of data. Quindi vedete, loro si formano alla luce anche di un ideale, no? Cavalleresco, però poi nella pratica concreta devono essere invece obbedienti, devono essere truppe, devono essere soldati. Quindi l'idea del cavaliere senza macchie e senza paura che è capace di fare delle cose poi cade miseramente nella realtà durante la pratica professionale. As you can see, the distributions are quite different, and the difference was driven home to me with a quote from a student who came up to me after class. E questa differenza gli è stata poi resa più evidente da una domanda che uno studente gli ha fatto dopo il corso, dopo la lezione. Ti dicono che ti stanno educando per essere un cavaliere, no? Ma invece quello che vogliono realmente sono delle truppe clonate, dei cloni che funzionano come delle truppe. Which reminded me of a cartoon that I just saw. E quindi questo mi fa venire in mente un cartone animato che ho appena visto. Quindi mi aspetto che voi siate tutti indipendenti, innovativi, pensatori critici e fate esattamente quello che io vi dico. All this makes me quite interested in thinking about medical education as training for things like, or possible training for things like courage. E quindi la formazione medica potrebbe formare al coraggio? Al pensiero indipendente? Independent thinking? Or for resistance? Alla resistenza? Something I've come to term principled agency. In an educational environment that, at least in the US, is all about getting students to behave professionally. E quindi anche all'agency indipendente. In realtà gli ambienti professionali, gli ambienti di apprendimento in America sono orientati a diventare professionisti, quindi a non coltivare questi aspetti. Quindi comportarsi in modo professionale. And it's also a statement about for me, a statement about a hidden curriculum of conformity, which is very close to the original definition of the term when it was used by educators prior to its importation into medical education. E il curriculum implicito, il curriculum nascosto è conformativo, cioè dà tutta una serie di indicazioni, di istruzioni in senso conformativo. Which brings us to our third index Abbiamo la card terza card. Hopefully this is an aside. Hopefully now you get a sense of, I talk a little bit, you work. I talk a little bit, you work. If you would please, on this card, put US on the left end and UC under the right end. Quindi a sinistra US, a destra UC. And the question is
How are you educating medical students today at your medical school? E la domanda è: come si formano nella vostra scuola di medicina gli studenti? Are you educating them as US ultimate sheep, perfect followers? Quindi come pecore, diciamo, pecore complete, pecore definitive, ultimate sheep? You see ultimate cats, independent, beyond belief. Oppure gatti. Absolute points. Where do you see things as falling at your medical school? Nella vostra scuola medica e nei corsi di formazione, come vedete che si sta agendo, anche tenendo conto delle dimensioni implicite che vengono veicolate, nascoste che vengono veicolate, cioè si punta a formare pecore o gatti? Mark your card with the next. Yeah? Cats on the side, sheep on the left, and cats on the right. While we're collecting cards, let me move on to our third theme. Il suo terzo tema è quello, è più vicino poi al tema del convegno, è la slow medical education. When Professor Striano first asked me to touch upon issues of slow medical education, slow medicine, and in turn slow medical education, my thought processes were decidedly initially rooted in the US. I knew about the article written by my friends and colleagues Delise Ware and Arno, and although this next article doesn't use the word slow medicine or slow medical education, I knew about the provocative article by Canadian medical educator Brian Hodges on medical education and issues of time and pacing. E quindi lui si è documentato anche su questo concetto di slow medical education, cosa veniva fuori, no? And subsequently, E fa riferimento a 2 articoli che sono stati pubblicati. And subsequently found other and related web pages on slow medicine. But at the time, I didn't know, at the time I didn't know about the slow education movement in Italy, in spite of the references in Delise's paper, including the founding article of Italian medical cardiologist Alberto della, and his 2002 article in the Italian Heart Journal. Poi si riferisce anche, si è documentato anche sull'esperienza italiana della slow medicine. Or how the entire slow movement has its roots in Italy, with Carlo Petrini's protest against the opening of a McDonald's restaurant in Piazza di Spagna E quindi anche le origini del movimento slow food in Italia, che è collegato al movimento della slow medicine. So shame on me. You don't have to translate. No, it's okay. No. On the other hand, there are lots of things that I don't know about medical education and medical training. So if I were to learn and take a critical hidden curriculum perspective, I'd try to tease out whether there were any gaps between the formal talk
slow medical education is good, and the what, how medical education actually is structured and delivered. E quindi in realtà quello che la sua attenzione è, c'è una tensione tra una relazione è buona, quindi l'idea, no, e anche la concettualizzazione che la slow medical education è buona, però poi come si traduce nelle pratiche e nella formazione? Quindi questa tensione è l'aspetto che lui vuole evidenziare. So I might adopt the identity of a medical student and ask you a couple of questions as a medical student. No index cards this time, just questions, and if you would raise your hand. Ok, quindi fate delle domande alle quali rispondete alzando le mani sull'identità degli studenti di medicina. So as a potential medical student, if I were to visit your school's homepage, your web homepage, would I see any reference on that home page, not any other page, the home page of the medical school, to slow medical education? Allora, se uno studente di medicina visitasse il sito web della vostra università, quindi specialmente della scuola medica della vostra università, dei corsi di medicina, troverebbe nessun riferimento alla slow medicine, alla slow medical education? That was my second question. Or slow medical education. Or slow medicine. Cosa? Sì, alzate le mani. Oppure alla slow medicine. La domanda è: se un potenziale studente di medicina che si vuole iscrivere alla vostra università guardasse il sito della vostra università, quindi come si presentano i corsi eccetera, nel sito c'è un riferimento, qualche riferimento, troverebbe qualche riferimento alla slow medicine nel sito di presentazione della vostra scuola di medicina? Sì? No? No? Allora sì? Piersante sì? In his own personal web page as a professor. Second question, related. If, as a prospective student, I was to go to your admissions committee homepage, would I see, or admissions office homepage, would I see any reference to either slow medicine or slow medical education? Se io come studente che si vuole iscrivere all'università andassi sulla pagina web che fa riferimento ai criteri, ai parametri, alle procedure di ammissione all'università, quindi mi voglio iscrivere, quindi faccio riferimento alla pagina di ammissione oppure all'ufficio che regola le ammissioni, troverei anche su questa pagina web qualche riferimento alla slow medicine e alla slow medical education? No. No. I'm just curious. Okay. Sometimes schools will say one thing but do another. I've been to medical school orientations in the US where the dean of the medical school or an associate dean for medical education. Quindi a volte lui dice le università dicono una cosa e ne fanno un'altra. Lui ad esempio è andato a delle giornate di orientamento delle scuole di medicina. They'll come in and talk about the importance of wellness, work-life balance, or more recently burnout, perhaps the need for students to take time for reflection and to exercise. E quindi si parla della necessità del benessere, di bilanciare lavoro e vita privata, del burnout, e quindi della necessità che gli studenti abbiano il tempo per riflettere. But in short order, students wind up enmeshed in the curriculum with no time to do anything. Ma poi invece gli studenti sono così pressati quando entrano nel percorso di formazione che non hanno tempo di fare niente. Any time taken for exercise or reflection or shopping for good healthy food feels like you're
getting further and further behind in your studies. E quindi qualsiasi momento di tempo libero che uno studente si prende lo porta indietro rispetto ai suoi studi, cioè gli fa perdere tempo rispetto all'impegno di studio. There's so much to learn and so little time. Troppo studio e poco tempo. Which is going to set us up for our last round of index cards exercise, and to Quindi do so, l'ultimo esercizio. but to do so, I'm going to draw on a American cartoon called Family Circle. Allora, lui si riferisce a questo cartoon che si chiama il circolo della famiglia. Occasionally, the artist, the creator, Bill Keane, features a little boy named Billy, and his tendency to explore or stray or take alternative pathways to getting things done. E quindi il disegno mostra che ci sono diversi modi per fare le cose, cioè ci sono dei percorsi alternativi per fare le cose, non c'è un solo percorso. So here's one such pathway. Billy's mother says, "Will you go gather some firewood?" E quindi, ad esempio, un percorso potrebbe, la domanda della mamma è: mi vai a prendere della legna per fare il fuoco? And off he goes to all kinds of places, coming back eventually with a few twigs and saying, "Is this enough firewood, Mommy?" E il bambino ritorna con un po' di legna e dice: mamma, è abbastanza per fare il fuoco? So there are some reoccurring themes in this cartoon. One is that wanderings are not very effective and efficient for getting things done. E quindi ci sono due temi: uno è essere efficienti per fare le cose in un certo modo, secondo un certo percorso. So in the upper cartoon, Billy's mom tells him to quickly take the mail out to the mailbox. The letters need to be sent today. E quindi, ad esempio, la mamma dice a questo bambino: porta le lettere alla casella postale perché devono essere spedite velocemente. Only to have Billy call back and say, "Too late, Mommy, we just missed the mail carrier." E quindi lui dice: troppo tardi, abbiamo perso il postino. And a similar message is found in the bottom cartoon about getting firewood. The fire out by the time that Billy gets back. E quindi dice: esci fuori, vai a prendere un altro ciocco di legno prima che il fuoco si spenga. But the efficiency or inefficiency or ineffectiveness of Billy's explorations is not the only theme that appears in these cartoons. Ma il bambino perde sempre tempo, perché? Perché lui fa delle esplorazioni, no? Cioè non risponde in modo efficiente, diretto alle richieste della madre, perché lui segue strade alternative e fa delle esplorazioni. In these two cartoons, there's a formal path, if you will. If you're going to walk through this environment, this is the way to do it. Think of the formal path as the formal curriculum. E quindi, ad esempio, la nonna ti dice: guarda, prendi la strada più breve e seguendo questa linea, no? Però lui dice: è la strada meno interessante. Sì. Can you translate one of the... Yes, I was translating. Yes. So anche l'ultima, no? Lui vuole portare il nonno a fare una passeggiata e chiede poi al nonno: sono stanco, mi porti, mi conduci? So Billy has other ideas and actually other values. Billy ha altre idee e altri valori rispetto ai genitori, rispetto ai nonni. As far as Billy's concerned, the laid out path is not necessarily the best way to go about doing things. Quindi il modo in cui lui fa le cose forse non è il modo migliore, secondo i parametri della famiglia. Which brings me to our exercise.
Quindi l'esercizio, questo esercizio ha a che fare proprio con questi temi. So this is the context. You're a medical school faculty member. You are also an advocate of slow medical education. Ok, voi siete professori nella scuola di medicina e siete anche persone che pensano che una prospettiva slow sia buona per la scuola di medicina. You want to see your medical school make a formal investment in the principles and practices of slowness. Volete che la vostra scuola faccia un forte e formale investimento nei principi e nelle pratiche della lentezza. You draft a proposal to make slow medical education a formal part of your school's curriculum. E quindi fate anche una proposta, no? Per realizzare questo, modificando il vostro curriculum. There's formal time set aside for slow medical education. It's required, not elective. It has to be measured and assessed. Quindi ci deve essere un tempo richiesto, necessario per riflettere. E questo tempo deve essere, diciamo, ratificato, deve essere valutato anche nella sua qualità formativa. There has to be feedback, perhaps even faculty development, so that faculty can monitor and mentor things. E quindi ci devono essere delle linee guida obbligatorie rispetto a questo. All the ways that students get the message that your school thinks that slow is important. Così gli studenti devono avere il messaggio che per la vostra idea di formazione la lentezza e la riflessione sono importanti. You take your proposal to the curriculum committee, the dean, whatever the appropriate group is. Quindi si porta questa proposta al rettore o al presidente della scuola e quindi nelle due estremi sono da una parte questa sigla, dall'altra parte quest'altra sigla. If you mark your cards, on the left WHYBS and on the right BYFTL. Quindi da una parte WHIBS, da un'altra parte quest'altra sigla. Yes. Lui sarà informale nelle definizioni che vi dà. WHYBS, what have you been smoking? I'm not going to prioritize this. There are other priorities. The answer is not just no, it's no with sarcasm. That's what YHIBS is. What have you been smoking? Why have you been smoking? What Okay. have you been Che cosa vi siete fumati? Ok? Vabbè, scusate. Che cosa vi siete... Cioè, voi andate a proporre questa idea di slow medical education al vostro rettore e il rettore vi risponde, ma che cosa vi siete fumati? Ok? O invece la seconda... And on the right, BYFTL, bless you for taking the lead. Ok, ti benedico per aver preso questa iniziativa. I've always admired your initiative and commitment. You are a true visionary. Quindi voi siete veramente un visionario, ho sempre ammirato la vostra visione. Quindi cosa vi aspettate di rispondere il rettore se o il presidente della scuola di medicina se gli portate una proposta di slow medical education? Che vi dica ma che vi siete fumati? O che vi dica ti benedico, sei un visionario, grazie. So both points are extremes, all the way from absolutely no to unequivocally yes. Quindi cosa vi immaginate? Where do you see things as falling? With your dean, with respect to slow learning. Place your X.
No. You tell me. Okay. You tell me. Last question is. Now, the question is the Secretary of Residence. And we don't have to get stopped now. Yes. All right. That's why I asked. All right. So while we're handing this in, I would like to remind you of our data. Our first question, which is up on the sheet on the far Quindi on la the left. prima, ecco, la prima risposta Is your dream personal healthcare provider? sì, quindi voi che cosa volete, che tipo di professionista vi aspettate? E in realtà è a metà, no? Tra un professionista che rispetta le regole e il professionista invece che è creativo, che è innovativo. Diciamo la più alta collocazione è questa, però poi vedete c'è una grossa distribuzione, cioè non c'è proprio una... The second question is about content and versus context. Il secondo è questo qui, scusate. Quindi la riforma curricolare, ok? Quindi vedete come invece è molto più articolato, va più nell'altra direzione. C'è più riforma curricolare e meno attenzione agli ambienti di apprendimento. Sì, vedete? Molto più attenzione al curriculum e meno agli ambienti di apprendimento. L'altra invece è pecore o gatti. In realtà, guardate, è a metà. È un po' pecore e un po' gatti. In realtà molte pecore, però poi c'è una parte che tende a dire un po' pecore e un po' gatti, quindi però la maggioranza è pecore, ok? E infine, cosa vi siete fumati oppure ti benedico? Penso che stia andando molto alto, cioè la predizione è che stia andando molto alto il cosa vi siete fumati. While we're finishing the last piece of data, I'll go to my last slide and give you a quote from a movie called The Truman Show. This was starring Jim Carrey, an individual who lives unwittingly until the end of the movie on the set of a reality TV show. Vi ricordate il Truman Show? Qualcuno l'ha visto? È la storia di una persona che vive dentro un reality, però non lo sa perché lui ci vive da quando è nato, quindi lui crede che quel reality sia la vita reale. And the quote is from the movie, and so I ask you in the spirit of the movie itself, what is the reality of the world you are presenting as medical educators to your trainees? E quindi la domanda è rispetto a questa citazione del film, accettiamo la realtà del mondo che ci viene presentato e quindi in quale realtà secondo voi vivono gli studenti della vostra scuola di medicina? Qual è il mondo che gli presentate? Qual è la realtà in cui loro credono che vivono? E poi invece la quinta scheda la fate dopo come esercizio, ok? Thank you all for your kind attention and thank you for participating in the exercises. Adesso do la parola a Raffaele Iolo che farà un breve commento su questa attività. Siamo un po' in ritardo, 40 minuti di ritardo, ma... Buongiorno a tutti, grazie professore per questa bella relazione.
In effetti ovviamente sono un po' un pesce fuor d'acqua, sono un clinico, sono un pediatra che si interessa di patologia pediatrica, affascinato, grazie molto a Isabella Contenisio, dal mondo della pedagogia. E praticamente vorrei dire questo, è tutto molto bello quello che il professore ci ha detto, però mi faceva piacere pubblicamente descrivervi un po' quella che è la realtà dello studente di medicina italiano, della Federico II in particolare. Noi tutte queste cose sulla formazione, pecore, gatti, seguite le regole, fate di testa vostra, però poi Maura, in concreto che cosa si verifica nel corso di laurea in medicina? Che c'è un primo triennio assolutamente orientato alla cellula, alla biologia molecolare, alle strutture subcellulari, nessuna attenzione al paziente. E non parlo, Isabella, degli aspetti psicologici, parlo del paziente nella sua complessità, nella sua interezza, nella sua fisicità, perché io a quello ovviamente sono più interessato. Poi passiamo al secondo triennio, dove invece poi vengono fuori gli specialisti d'organo, lo specialista dell'alluce destro piuttosto che del sinistro, e anche lì non c'è nessuna attenzione al paziente. Allora penso che forse dovremmo unire le forze, noi medici, i pedagogisti, per tentare di sanare queste discrepanze, queste mostruosità, perché grande attenzione, sì, è tutto molto bello, come diceva Pizzul, quello che abbiamo sentito, però stiamo in un mondo che va totalmente in un'altra direzione. Un'altra cosa che mi fa piacere poi sottolineare, anche nella valutazione di quelli che devono essere i docenti, non si tiene conto, per esempio, lo dico da clinico frustrato forse, fortunatamente ho avuto l'abilitazione a professore ordinario, pur non essendo un biologo molecolare, un genetista del suborganello, ed è un'altra follia che secondo me si verifica e che voi pedagogisti dovreste, secondo me, stressare. È possibile che diamo la cattedra, chiamiamola così con un termine un po' desueto, di pediatria a un tizio che è stato in laboratorio a lavorare con i topi tutta la vita? E vi ringrazio dell'attenzione. Abbiamo il coffee break, quindi penso forse, non so, two comments on these issues, just two comments. If you want to make comments on what we said. No, ok, no, veramente sì, abbiamo